Allora, apriamo la seduta questa sera, lunedì 19 ottobre, ed è la 15ª seduta del Consiglio Comunale. Anche questa sera abbiamo ritenuto ragionevole di fare la seduta a porte chiuse, perché abbiamo visto che ci sono il nuovo decreto per cui sull'emergenza coronavirus. Verranno comunque garantite l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale tramite la trasmissione video e in video streaming fatte dalla Tenda TV, che ringraziamo. Passo la parola al segretario per l'appello. Miato Antonio, Bagliana Mirella, Casagrande Andrea, da Reggio Antonio assente giustificato, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Dus Marco, Gumiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, non c'è, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, presente, Tonò Roberto, Baraschin Gianni. Abbiamo 3 assenti. Gomiero è arrivato, perfetto. benissimo. Gomiero, quindi assenti, Darè e Rasera. Darè e Rasera, assenti. Bene, nominiamo ora gli scrutatori. Chi si offre? Pagotto, Gomiero e Bagliana. Ok. Allora, adesso iniziamo con 2 comunicazioni della Presidenza e poi una comunicazione del Sindaco. Allora, la prima comunicazione, prego se volete prendere posto. Bene. La prima comunicazione della Presidenza, riprendiamo questa sera l'attività del Consiglio Comunale dopo la pausa estiva, ricordando il sopralluogo all'area ex Carnielli della Commissione Consiliare omonima, allargata a tutti i consiglieri comunali, che abbiamo fatto nel pomeriggio del 2 settembre scorso. È stato un utilissimo e importante momento di quell'attività di verifica sul campo dei principali problemi cittadini che avevamo avviato con la visita a Palazzo Torres e che vorremmo continuare periodicamente con altri sopralluoghi mirati, non solo laddove il Consiglio Comunale sarà chiamato a deliberare nel prossimo futuro, ma anche verso altre realtà cittadine di diversa natura, al fine di consentire a tutti noi di conoscerle al meglio, anche se poco note. La visita del 2 settembre ha visto la partecipazione di quasi tutti i consiglieri comunali. Tutti noi abbiamo potuto vedere lo stato dei lavori fin qui svolti dal nuovo proprietario, il gruppo Ali, che ringrazio a nome dell'intero Consiglio Comunale per aver acconsentito e guidato la visita. Ringrazio poi il Sindaco, che ha concordato la visita con la nuova proprietà, e il consigliere Andrea Casagrande, vicepresidente della Commissione Consiliare ex Carnelli, che ha curato con l'amministrazione comunale ed il sindaco i dettagli organizzativi. Grazie. La seconda comunicazione che vorrei fare è questa. Comunico che dal 15 ottobre scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio Comunale con gli aggiornamenti che hanno riguardato l'articolo 22, ovvero l'emendabilità delle mozioni, l'articolo 35, la modalità quindi di invio degli avvisi di convocazione tramite la PEC, l'articolo 39, cioè il deposito, riguardante il deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno. Ringrazio la prima commissione consiliare, Affari Costituzionali, ed il suo presidente, il consigliere Roberto Parrella,
che ha condotto a termine questo lavoro di aggiornamento del regolamento, che si riteneva necessario ed opportuno. Da ultimo, ma certo non ultimo per importanza, un vivo ringraziamento va alla Unità Operativa Affari Istituzionali, Segreteria e Cerimoniale, per il lavoro di supporto tecnico che ha portato all'aggiornamento del regolamento medesimo. Quindi grazie dottoressa Della Torre. Basta. E passo la parola al sindaco per una comunicazione riguardante un ospite. Buonasera a tutti. Allora, noi diamo per assodato che i vittoriesi sono sempre i più bravi di tutti, però anche fra i vittoriesi c'è qualcuno di più bravo ancora e ci siamo sentiti in dovere questa sera di invitare un vittoriese, due vittoriesi, padre e figlio, che hanno dato ulteriore lustro alla città con la loro opera. Sto parlando del signor Danilo Poser, che è qui presente questa sera assieme al figlio, che conduce la Falmec, è una importante realtà nata non moltissimi anni fa, ma che si è saputa distinguere in campo industriale fino al punto da meritare il Compasso d'Oro, che è il massimo riconoscimento di design industriale con un suo prodotto innovativo e che farà parte dei progetti premiati appunto col Compasso d'Oro. Non sono tantissimi, è una cosa a rilevanza mondiale, per cui io a nome della città vorrei ringraziarlo per il suo impegno e fare i complimenti nostri per il risultato raggiunto. Grazie Danilo. Ne ho le due. Volevamo donarvi questo simbolo della città. Grazie. E questo lo portano il sindaco, gli amministratori e i consiglieri e tutti noi speriamo di essere bravi come voi. Grazie. La spirita della città. Grazie, naturalmente per noi è una ulteriore soddisfazione, siamo felici di questo riconoscimento. È un piacere, volevo dire che anche per noi quando ci è stato comunicato che avevamo praticamente vinto questo simbolico premio molto importante, ci siamo riempiti di gioia perché è una cosa difficilissima da ottenere. Spiego un po' velocemente la storia. Partono con 1000 candidati a livello internazionale, via via vengono selezionati. Alla fine eravamo rimasti 80-100, ma i premiati erano 18, per cui c'erano ancora tante difficoltà. Alla fine siamo stati fra i 18. Per cui ci hanno invitato a Milano, nella sede dell'ADI, la casa dell'Associazione dei Design di Milano, che è la sede del design, e ci hanno, presenti l'ufficialità, ci hanno consegnato questo premio. Andrea, se vuoi prenderlo, così lo facciamo vedere. E questo ci servirà, oltre che la soddisfazione nostra personale, per accedere con più facilità a mercati internazionali, mondiali, dove noi sicuramente non saremo i più competitivi, ma con un oggetto del genere, probabilmente, sanno tutti cosa vuol dire, avremo sicuramente qualche chance in più e siamo fiduciosi di avere qualche risultato anche in ordini di ritorno con contatti importanti. Ad esempio la Cina è un paese che prende l'Italia come mira per il design, la cultura che abbiamo, per cui sto qua è una ciliegina sulla torta. Bene, grazie. Grazie a voi.
Grazie, grazie. Riprendiamo quindi. Buonasera e grazie. Riprendiamo ora i lavori del Consiglio Comunale. Un'altra comunicazione. Abbiamo un'altra comunicazione del Sindaco. Ecco. Prego, Sindaco. Sì, era da tempo che il consigliere De Antoni voleva una spiegazione relativamente a dei passaggi intervenuti con Ferrovie dello Stato. Allora vi rubo qualche minuto. Praticamente poco più di un anno fa il problema principale di Vittorio Veneto era dato da quella via Martel che doveva essere chiusa chiudendo il passaggio a livello che vi esiste. Proprio pochi giorni prima delle elezioni, non so se Marco se ti ricordi, eravamo a Treviso alla tribuna, ti ho chiesto ma è stata firmata, poi quella roba sì, mi ha detto è firmata, per cui sembrava che non fosse più possibile trattare l'argomento. Da sindaco ho guardato un pochettino le carte, ho visto anch'io che sembrava tutto perso, ho provato a interloquire con Ferrovie, il quale diceva no, abbiamo la pattuizione, il collo va chiuso, e allora non ci siamo persi d'animo. Ricordo che abbiamo cercato di quantificare il danno sulla città, se meglio. Abbiamo cercato di quantificare il danno sulla città, ci siamo appoggiati alla nostra polizia locale, la quale ha quantificato i passaggi sia su via Martel che su quella che avevamo pensato potesse essere il sostituto, cioè via Deganuti Calderara, tanto per capirci. Era enorme la differenza e quindi siamo tornati alla carica, io e l'assessore Antiga, però senza ottenere nulla perché avevano già progettato tutti i sistemi di sicurezza che non sono come interruttori semplici ma sono sistemi integrati, per cui rifiutarono di prendere in considerazione una sostituzione del passaggio a livello. Siamo arrivati a farli giungere più miti consigli con un escamotage, diciamo così, cioè abbiamo pensato di recuperare un antico progetto che era quello del sottopasso di via Callarga e abbiamo detto ma e se noi ci impegnassimo a chiuderne 2? E allora a quel punto è stato possibile reinterloquire. Abbiamo, grazie a Ennio che è andato anche in regione per vedere se dai fondi previsti era possibile avere del denaro in cambio di queste chiusure, siamo riusciti a portare a casa il massimo della contribuzione possibile per ogni passaggio a livello che fosse stato chiuso. Ne abbiamo portato a casa quindi 670.000 per 2, a quel punto con RFI che ci mandava delle documentazioni da elaborare, affinare per arrivare a una firma, siamo riusciti a salvare via Martel. Questa è la storia. In tutte le interlocuzioni intervenute, numerose, mai noi abbiamo trattato del resto delle cose presenti nell'originaria pattuizione relative alla stazione. In quella documentazione sottoscritta dall'amministrazione precedente si parlava e di un innalzamento delle banchine di 55 centimetri sopra il piano del ferro, si dice, no? Cioè probabilmente per la comodità dell'ingresso di questi nuovi mezzi che arriveranno, elettrici che arriveranno, e la costruzione di un sottopasso. Quello è rimasto non trattato da noi perché resta di fatto un intendimento, una promessa scritta che RFI ha fatto, quello di intervenire sulla stazione in questo senso. L'unica roba che ho notato, mi pare di aver guardato anche bene, non c'è una data
in cui RFI entro la quale fare il lavoro. A domande specifiche fatte da noi hanno risposto che sì, si faranno appena troveranno le condizioni per poterlo fare. Quindi, diciamo così, quella quota parte di intervento resta. Altro di più non posso dire per... Certamente sì. La storia di questo passaggio di Via Martelle è nota e mi ricordo che anch'io, quando avete fatto questo accordo, ho detto che era stato un buon accordo e mi complimentavo con voi. La cosa io le ho scritto perché nel corso dell'ultimo consiglio del 7 agosto, quando si è parlato di questa cosa, dopo che l'assessore Fasan ha detto che lui non è arrivato tempo fa un progetto di cui lui non sapeva niente, poi lei è intervenuto dicendo, verbale nella seduta, circa il sottopasso di cui si parla, quando noi abbiamo interloquito di nuovo ripartendo da capo con Rete Ferroviaria Italiana, l'abbiamo fatto sulla base della pattuizione allora esistente, sottoscritta dall'amministrazione precedente. L'unica cosa che abbiamo cambiato in quel testo era l'indicazione dei sottopassi implicati in questo intervento. Non si parlava in quel documento in nessun punto di nessun sottopasso. Mi è capitato invece di vedere un documento esistente, sottoscritto da nessuno, come foglio volante, diciamo così, dove si parlava del sottopasso per connettere il binario 1 e il binario 2, un sottopasso là come volontà di Rete Ferroviaria, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io mi sono dispiaciuto perché ho detto, sono intervenuto dicendo, ma no, guardi che io mi ricordo quello che è stato fatto, c'è questa cosa, per questo le ho voluto scrivere e le ho voluto chiedere di verificare quanto sopra, perché altrimenti non avevo capito niente, allora era meglio che tornassi a casa. Quindi, diciamo, all'assessore Fasan che non sapeva e anche ai consiglieri possiamo dire che la convenzione firmata precedentemente dall'amministrazione Tonon prevedeva alcune cose. E resta impregiudicata. Alcune sono state cambiate, ma quella pattuizione resta e quindi, pur senza un termine che forse si poteva mettere nell'ambito di questo accordo ma che non si è potuto evidentemente fare, resta comunque l'impegno di Rete Ferroviaria Italiana di portare a casa, di fare l'innalzamento e il sottopasso nella stazione. Esatto. Questo era quello che volevo che tutti i consiglieri sapessero perché dalla discussione di quella sera non era emerso questo. La ringrazio. Comunque esatto. Bene, andiamo avanti con I consiglieri mi hanno chiesto, non so se posso rispondere, degli ultimi numeri Covid che interessano la città, non so se interessa. Allora, qua un minuto, noi con la seconda ondata, chiamiamola così, l'abbiamo vista crescere con delle positività che sono andate crescendo fino al numero di 42, parlo di vittoriesi. Fino a 42 tutti in casa, pauci sintomatici o asintomatici ma positivi. Il numero poi, senza particolari motivi o spiegazioni, è andato decrementandosi fino a raggiungere il numero di 14 e dopo ha ricominciato a salire e lentamente sta crescendo. Attualmente sono 42 i cittadini vittoriesi positivi, di cui uno di cui uno presente al Cesana Malanotti e uno ricoverato, però non conosco il motivo del ricovero, è molto probabile che sia dovuto a altra causa, ma comunque risulta anche questo qua positivo, per un totale di 42. Non mi risulta che ci siano casi gravi, ecco, fra questi 42, ma semplicemente positività, pochi sintomi. È chiaro che l'andamento futuro sarà legato a quel po' di prevenzione che possiamo fare con le norme igieniche a cui tutti siamo chiamati. L'ospedale da ieri pomeriggio è stato riportato al suo status di Covid perché tutti gli ospedali stavano crescendo di numeri e intralciavano un po' tanto il lavoro, per cui è cominciata l'operazione di trasferimento dei positivi per concentrarli qua a Vittorio Veneto e liberare il lavoro di altro tipo presso gli altri nosocomi.
I numeri del nostro ospedale, comprensivo anche dei lungodegenti, diciamo così, non mi è del tutto noto, nel senso che quotidianamente mi arriva un report, però è ballerino perché ci sono tutti questi trasferimenti in corso, per cui la si mescolano cittadini di diversi comuni e i numeri andranno stabilizzandosi nel loro flusso nei prossimi giorni, immagino. Grazie Sindaco. Bene, direi di procedere con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e quindi apriamo i lavori. Durante la conferenza dei capigruppo abbiamo deciso di portare un punto, cioè il conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Interregionale di Carabinieri denominato Vittorio Veneto come primo punto da trattare dopo l'interrogazione del collega De Bastiani. Quindi partiamo con l'interrogazione, poi passiamo a questo punto, ecco, cercheremo di finire per le 23. Ecco, quindi abbiamo 14 punti da fare. Prego De Bastiani. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, l'interrogazione riguarda Piazza Meschio e sul problema ero intervenuto nell'ottobre dello scorso anno, quindi io a cadenza annuale torno l'altra volta si parlava di Tonello, questa volta dell'ex Tonello, questa volta Piazza Meschio. Voi sapete che una volta all'anno io torno sull'argomento, soprattutto quelli che rimangono così irrisolti. No? E allora con la mia interrogazione avevo segnalato lo stato di degrado del parcheggio di Piazza Meschio, che appunto solo dopo un anno dall'inaugurazione richiedeva una radicale sistemazione a causa del deterioramento di gran parte delle mattonelle di pavimentazione. Dopo un anno, naturalmente, senza nessun intervento, naturalmente la situazione non può che essere peggiorata. Altri problemi sostanziali permangono sulla piazza e rimangono irrisolti. Considerato che sono trascorsi 2 anni dall'inaugurazione e che oltre ai cittadini del quartiere che stanno aspettando soluzioni definitive, tutti i vittoriesi stanno aspettando il recupero dei 750.000 euro. Gli ho fatto una cifra che ho messo a memoria, probabilmente non è esatta, ma insomma si aggira attorno a questo importo, spesi per la sistemazione della piazza, sistemazione che doveva essere realizzata dalla ditta Edilvi. In quell'occasione ricordo che il sindaco aveva risposto, testualmente cito, circa i nostri rapporti con Edilvi. È in previsione un prossimo incontro in sede di giudizio, ma è stato spostato a febbraio 2020. Nel frattempo noi stiamo approfondendo questa discrepanza che troviamo, che è sotto gli occhi di tutti, della spesa di 700.000 euro ed oltre a fronte di un'offerta che ci è stata fatta di 450.000 euro. E quindi c'è un divario di cifra che dobbiamo approfondire se sarà il caso di transare, come qualcuno magari vorrebbe che si facesse, oppure ravvisare che c'è stato un qualche errore nella gestione. In parte dall'assicurazione, in ordine alla cifra, 350.000 euro, di questi 450.000 euro che sono stati offerti, 350.000 euro sono messi a disposizione dall'assicurazione e altri 100.000 da Edilvi. Questa era l'offerta. Conclude dicendo: vediamo che c'è un'importante discrepanza fra le due cifre e naturalmente per il febbraio vedremo di prendere una qualche decisione in merito. Allora io chiedo ora a quale decisione è giunta l'amministrazione sulla proposta di transazione fatta dall'assicurazione della ditta. Si sono emersi elementi chiarificatori per capire se ci sono stati degli errori ed eventualmente chi ha commesso gli errori. A chi in questo momento, una cosa che è importante a mio avviso, è sapere a chi in questo momento è di competenza e si sta occupando della manutenzione della piazza, considerando che secondo l'accordo previsto dal Piroea questo onere doveva aspettare
Questo non doveva aspettare il comune, ma doveva aspettare la ditta o chi aveva acquisito dalla ditta. Quando il comune e quindi i cittadini potranno disporre dei parcheggi, i parcheggi al piano interrato, visto che all'ingresso tuttora c'è il cartello che segna che si tratta di una proprietà privata, a che punto è la realizzazione delle unità abitative? Mi sembra che erano previste 2 nel Piruea, di unità abitative convenzionali, e per finire quando intende fare l'amministrazione per ripristinare un'adeguata pavimentazione del parcheggio in superficie, e anche sapere a chi andrà imputata questa spesa, evidentemente dovuta all'inadeguatezza dei materiali impiegati. Sicuramente non è responsabilità del comune se nel giro di pochi mesi quel lavoro è andato distrutto. Grazie. Grazie consigliere. Prego, chi vuole rispondere? L'assessore Antica, prego. Grazie consigliere per l'opportunità che ci dà su Piazza Meschio, perché stiamo parlando del 2007, quando abbiamo iniziato un Piruea che il comune aveva individuato questo percorso con l'Edilvi, che aveva acquisito l'ex comparto Cesana, dove c'era la necessità di riqualificare quell'intero comparto e quindi dare destinazioni diverse a quell'ambiente. Le destinazioni diverse erano potenzialmente residenziali con una parte di commerciali, e c'era chiaramente per tutto quel che si fa un'evidenza pubblica, perché nel Piruea il comune doveva mettere a disposizione la piazza Meschio perché si potessero realizzare gli standard che sono elemento essenziale per eseguire poi l'opera. C'era quindi il -1 di tutto un parcheggio ad uso pubblico, poi c'era un parcheggio che era stato individuato al di là del Meschio in un'area comunale, e poi c'era anche l'individuazione di una nuova piazza che aveva un valore economico nel piano finanziario, e il valore di questa piazza c'era poi un valore aggiunto, che era che la manutenzione ordinaria e straordinaria di quella piazza era a carico del comune. Poi a un certo punto nel 2000 era a carico dei privati, quindi il comune era esente da qualsiasi onere su quella strada, su quella piazza. E poi arriva il 2016 e c'è una novazione della convenzione del 2008, e questa novazione di fatto risolve per mutuo consenso la convenzione in essere del 2008, che riportava a grandi linee quel che ho appena detto. Questa convenzione attuativa del 2008 era sottoscritta appunto con il Comune Vittorio Veneto e l'impresa Edilvi. L'Edilvi, in virtù di questa novazione, si è liberata di tutti gli obblighi connessi all'attuazione del Piruea, da cui la richiamata convenzione, ma non ancora adempiuti, incluso l'impegno ad ultimare la sistemazione superficiale della strada della Piazza Meschio e l'impegno alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa, fatto salvo l'obbligo di ultimazione del parcheggio interrato mediante il completamento della posa dell'ascensore e la realizzazione di un percorso che la renda necessario e accessibile ai portatori di handicap dalla via pubblica. Resta ferma, a carico dell'impresa Edilvi e successori aventi causa, la responsabilità per quanto realizzato agli strati sottostanti la piazza, a partire dall'estradosso del massetto di protezione della Guaiglia compreso, nonché la manutenzione ordinaria o straordinaria di quanto già realizzato. Il soggetto che realizzerà il completamento superficiale della nuova piazza assumerà di contro la responsabilità di legge per quanto sarà eseguito al di sopra dell'estradosso predetto, e procurerà polizza decennale in favore di ogni avente diritto, in particolare di proprietari di garage posti macchine sottostanti la piazza, a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Il Comune rinuncia anche, in relazione all'avvenuta risoluzione della Convenzione, alla servitù dell'uso pubblico dell'area determinata secondo la Convenzione del 2008, che sarebbe il -1 di tutta la piazza, a parcheggio a uso pubblico primo piano sottostrada di metri quadri 1084,
catastalmente bla bla. Il diritto di superficie sull'area di cui sopra e la titolarità di relativi parcheggi saranno trasferiti a Edilvia Zurich o a soggetto indicato da quest'ultima per il completamento della piazza. A corrispettivo dell'accordo da parte della Zurich e del soggetto da quest'ultima come sopra indicato dalla sistemazione superficiale della piazza, con effetto pienamente liberatorio nei confronti di Edelweiss, Zurich si obbliga verso il Comune a completare la sistemazione superficiale della piazza Meschio secondo il progetto redatto da Edelweiss e da ultimo approvato dal Comune nell'aprile 2014 come aggiornato dal Comune. Zurich, nell'ambito del quadro economico e delle obbligazioni assunte per la realizzazione della piazza, in conformità al progetto da ultimo approvato, si impegna a fermo budget onere complessivo a realizzare e il Comune ad approvare, previo parere della sovrintendenza, la chiusura e copertura di entrambi i vani scala di accesso pedonale al parcheggio interato. La viabilità ad efficacia dell'accordo restano subordinate e sospensivamente condizionata all'approvazione degli organi comunali competenti, precisamente dalla Giunta del Consiglio Comunale, che dovranno intervenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'avvenuta nuova Convenzione 2016. Tale accordo transattivo non è mai stato sottoscritto dal notaio incaricato. Il Comune, con deliberazione di Giunta del 2017, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'ingegner Dalcin per un importo di lavori pari a 536.000 euro, che oltre oneri a disposizione fa un totale di 720.000 euro. Con determinazione dirigenziale 2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Bellomo Costruzioni SRL di Pordenone a fronte di un'offerta di euro 453.000 oltre a IVA, oneri e sicurezza per un importo complessivo di 470.000 euro circa. Il 4 ottobre 2017 è stato notificato al Comune da Zurich Insurance atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso per accertare e dichiarare l'estinzione inefficace o inesistenza della polizza fiduciaria numero 203B, che è quella del 2008, emessa a garanzia della Convenzione urbanistica per l'appunto del 2008, per un valore di 1.491.000 e più. Relativamente al computo metrico estimativo delle opere standard è in subordine illegittima e fraudolenta richiesta di escussione formalizzata dal Comune Vittorio Veneto. Secondo la Zurich, la polizza non sarebbe più efficace perché le varie vicende che hanno interferito sul progetto di sistemazione Piazza Mesco non sono mai state comunicate alla compagnia di assicurazione e hanno modificato i termini contrattuali oggetti di garanzia, novando la convenzione originale del 2008. Il Comune di Vittorio Veneto ha ritualmente costituito in giudizio precisando che le garanzie è autonoma svincolata dalle vicende contrattuali del Comune ed inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali del 2018. Zurich ha usato il pretesto del ricorso straordinario del Capo di Stato, del signor Piaia, traslando successivamente al TAR Veneto per non sottoscrivere gli accordi del 2016. Lo schema di transazione 2016 non sottoscritto non fa venir meno l'originaria convenzione del 2008, ma è ancora valida. Edelweiss si è costituita in giudizio, altrimenti, e dice: si è formata espressa dichiarazione di chiamata in causa del Comune di Vittorio Veneto per l'approvazione nei confronti dello stesso delle domande di cui seguito indicato. Risarcimento di un danno economico-finanziario ad Edelweiss pari a 500.000 euro, esecuzione in forma specifica dell'obbligo di sottoscrivere per effetto innovazione la transazione 2016, l'inefficienza della fiduciazione rilasciata da Zurich al Comune a garanzia della Convenzione 2008, risoluzione della Convenzione 2008. A cavallo tra dicembre 2017 e il mese 2018 vi è uno scambio di corrispondenza tra legali per tentare di addivenire una proposta conciliativa. Zurich avrebbe versato una somma di 350.000 euro e Edelweiss di 100.000 euro in apposito conto da autorizzare per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori da realizzare a cura di Edelweiss o tramite impresa da essa disegnata. La richiedente, precauzione svolta al Comune a garanzia del buon andamento dei lavori,
non venivano accolti da LDV, avendo in particolare richiesto all'impresa che le date di inizio dei lavori e la durata degli stessi e la esecuzione a regola d'arte fossero garantiti da apposita polizza fiduciaria a prima richiesta per un valore non inferiore alla metà della polizza originale 2008, che avrebbe dovuto coprire anche l'eventuale personale e ogni giorno di ritardo quantificato in 500 euro al giorno. Era stato richiesto altresì che la ditta esecutrice fosse gradita all'amministrazione e che la nomina del direttore ai lavori fosse effettuata all'amministrazione comunale. Nel merito non perveniva nessuna rassicurazione. Veniva acquisito il parere dell'avvocato professor Paolo Piva. Veniva acquisito il parere dell'avvocato professor Paolo Piva, che la Giunta ha condiviso, deliberando di non aderire alla proposta conciliativa. L'amministrazione è stata pertanto costretta ad assumere gli oneri relativi alla nuova gara d'appalto e alla realizzazione di lavori. Il quadro economico della spesa di cui si parla è di 720.000 euro. Agli atti d'ufficio vi è un schema di accordo transitorio predisposto da LDV e sottoposto all'avvocato Piva, secondo cui vi è la risoluzione a convenzione 2008 e dello schema di accordo approvato. Zuri riconosce al Comune 350.000 ed il V 100.000 per un totale di 450.000. La rinuncia dell'uso pubblico del parcheggio interrato a favore della gestione ed il V. La precedente amministrazione intendeva mantenere la servitù ad uso pubblico sul piano interrato e inserire la previsione di costituzione di una servitù ad uso pubblico pedonale nella superficie di 1.500 metri all'interno della Corte, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione 2008. La bozza di transazione più recentemente prevede che la Convenzione del 2008 e lo schema di accordo conciliativo raggiunto in sede della consulenza tecnica del 2016 vengono risolte. Zurich paga il Comune 350 ed il V 100. Il Comune libera Zurich da ogni obbligatorietà derivante dalla polizza fiduciaria del V per qualsiasi obbligazione per la sistemazione superficiale della piazza e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il V rimane responsabile per quanto realizzato ai piani sottoterra. L'unità immobiliare del Piruer rimangono le stesse, le DV costituite servitù ad uso pubblico a favore del Comune sull'area destinata alla Convenzione 2008 a parcheggio interrato a uso pubblico, ed il V gestisce il parcheggio direttamente o a mezzo soggetto in carica del rispetto dei piani parcheggi del Comune come tariffazione convenzione tramite atto separato. All'udienza del 3 dicembre le parti si sono dichiarate per un tentativo di conciliazione davanti al giudice. Perdonate, mi sono dilungato, ma era per fare un quadro di quanto complessa è diventata questa cosa. Stiamo vedendo con Edil V Fino adesso la storia, adesso la risposta. Ma la risposta... No, mi concentro. La risposta deve essere sempre propedeutica a capire dove siamo, altrimenti magari si va su una strada buia. Da quel che ho appena detto, credo che sia inevitabile capire che non ci sono grandissime soluzioni, perché con la risoluzione della Convenzione sono tutti ben sicuri e certi del loro avere. Abbiamo fatto un ragionamento con la Zurich che per noi è ovvio che non andremo mai a prendere in considerazione il pagamento di penali. Il tentativo di trovare una mediazione sì ce l'abbiamo, alla condizione che però si muovano un po' da quei 3,50 ai 100, che potrebbe essere un minimo di riconoscimento che la strada è corretta, va chiusa. Poi chiediamo che il riconoscimento dell'uso pubblico del parcheggio -1 ci sia, e cosa un po' più difficile, che torni in capo al Piruea la manutenzione della piazza. Non è semplice trovare una quadra a questa cosa, perché l'innovazione secondo me ha un po', come si dice, ha un po' scompaginato le certezze del 2008. 3 dicembre è una data qua avanti, speriamo di riuscire ad arrivare a trovare una quadra e una soluzione da poter portare in questo Consiglio. Grazie Assessore. Ora chiedo
al consigliere De Bastiani se è soddisfatto della risposta ai suoi sei quesiti. E come posso essere soddisfatto se non ha risposto a nessuno dei miei quesiti? Mi dispiace, cioè la storia, non avevo chiesto la storia, vabbè, ha voluto riassumerla e va bene. Però se la storia serviva per stordire tutti quanti e non dare le risposte che avevo chiesto, è andata così. Prendo atto che non sono stato risposto a nessuna delle mie 6 domande, grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Procediamo con la prima delibera. Allora, la delibera in questione è il conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. Allora, la delibera che poniamo ora in discussione, ai fini di una maggiore informazione ai colleghi, consiglieri e ai cittadini che ci seguono, ricordo, conferisce la cittadinanza onoraria al secondo comando territoriale interregionale dei Carabinieri, denominato Vittorio Veneto, che ha la sede a Padova e sovrintende l'intera organizzazione territoriale dell'Arma nelle regioni del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli ed Emilia Romagna, da cui dipendono quindi tutte le stazioni, le tenenze, le compagnie, i gruppi, le legioni che costituiscono l'ossatura territoriale dell'Arma in queste 4 regioni. L'occasione del conferimento della onorificenza mi permette anche di rivolgere a nome dell'intera città di Vittorio Veneto un vivo ringraziamento a tutti i carabinieri, quindi locali, della stazione della compagnia di Vittorio Veneto e ai rispettivi comandanti Maresciallo Witt e al maggiore Giuseppe Agresti per il lavoro di tutti i militari dell'Arma svolto a garanzia della città e di tutti i suoi cittadini. Allora vado a leggere velocemente il deliberato. Il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto delibera di conferire la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto al Comando Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto con la seguente motivazione: a conferma, ora come allora, dello stretto legame dell'Arma con la città e il territorio vittoriese. Di stabilire che la predetta onorificenza sarà ufficialmente attribuita con la consegna di un diploma di attestazione in occasione del 4 novembre 2020, 102esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, d'intesa con il Comando Interregionale Carabinieri Insignito, di inserire il predetto Comando Interregionale Carabinieri nell'albo dei cittadini onorari di Vittorio Veneto. Ecco, questo è il testo del deliberato che andremo a votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E direi che la delibera è approvata con l'unanimità. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Io direi ora ci possiamo fare anche un applauso per il conferimento dell'onorificenza. Bene, passiamo ora all'ordine del giorno con la delibera ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 116 del 23/7/2020 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 con conseguente adeguamento del PEG 2020-2022, quinta variazione. Lascio la parola per l'illustrazione della delibera al vice sindaco Posocco. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
La rettifica di una deliberazione di giunta, la 116 del 27 di luglio, che si è resa necessaria per gli interventi di adeguamento che abbiamo dovuto fare degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Si tratta di un intervento alla scuola secondaria Umberto Cosmo per un totale di euro 149.000 euro, di cui 110.000 finanziati con fondi strutturali europei e 50.000 euro per interventi eseguiti in altre scuole. Abbiamo poi provveduto con 10.000 euro a sostituire degli impianti termici presso immobili comunali. Ci sono state poi altre somme, tipo adeguare con 5.300 euro le spese riguardanti il referendum, causa appunto la prevenzione e le misure per il Covid, per la prevenzione del Covid, e poi l'imposta di registro per le aree interessate alla chiusura del sottopasso e la nuova strada di Via Callarga. Bene, apriamo ora la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, volevo chiedere una cosa che mi è sfuggito di chiedere in commissione. La variazione, quella relativa alle scuole, insomma, è per rispondere alle conseguenze dell'emergenza Covid, no? Mi chiedevo, non ci sono più finanziamenti da utilizzare del Covid per finanziare questo intervento, perché parlando in commissione alla fine, no, si diceva anche che ci sarà qualche problema a riuscire a documentare tutte le spese, tutti i finanziamenti che lo Stato ci ha dato per il Covid. Allora mi chiedevo come mai utilizziamo fondi nostri e invece senza ricorrere ai fondi Covid. E questa era la prima cosa. La seconda cosa, c'è un altro progetto, sempre per la Media Cosmo, che è inserito nella variazione delle opere pubbliche. Questa è un'altra cosa, è la stessa. Però come mai l'importo è di 110? Cioè sulla variazione di bilancio l'importo che c'è scritto è di 110.000 euro, mentre qui il progetto è di 140. Cioè, non ho capito questo passaggio, che mi scuso, non so. Prima sul finanziamento e poi sul fatto che sono due importi diversi che non ho capito. Io suggerirei di annotare tutte le domande, eventualmente, perché altrimenti dopo vi bruciate l'intervento, se no. Grazie consigliere De Antoni, se ha finito. Sì, ho finito, grazie. Scusa. Perfetto. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera innanzitutto. Prima mi permetto di fare un'osservazione alla convocazione di questo Consiglio. Ringrazio il Presidente che si è molto adoperato e ci ha permesso comunque di svolgere il Consiglio questa sera. Colgo l'occasione però, stante il fatto che la pandemia sta continuando, di chiedere al Presidente magari di organizzarci in maniera differente in una sala del Comune più ampia, in modo da essere più tranquilli per le prossime volte, in modo tale anche da scongiurare l'ipotesi di tenere dei consigli comunali via web, che abbiamo già visto essere abbastanza impraticabile come questione. Molti comuni, non ultimo Conegliano, questa sera si stanno ritrovando addirittura in un teatro, per cui gli spazi pubblici ne abbiamo anche noi. Se si riesce magari a fare un investimento, abbiamo visto e lo vedremo dopo, spendiamo molti soldi per molte cose importanti, potremo spenderli anche per far funzionare il Consiglio Comunale, quindi adottandoci di una strumentazione differente. Quindi ecco, questo è il mio primo appello che le faccio. Il secondo appello invece riguarda sempre una questione di merito, nel senso che questo è il secondo Consiglio Comunale che le minoranze chiedono di convocare e per la seconda volta viene, come spesso accade, infarcito anche di tematiche non richieste dalla minoranza ma che la maggioranza deve affrontare.
Allora il mio appello è, Presidente, di sollecitare la Giunta che se ha delle cose da discutere le discuta attraverso un Consiglio comunale e non debba aspettare la minoranza per convocare dei Consigli comunali. Detto questo, in merito a questa ratifica, mi vede assolutamente d'accordo, nel senso che l'investimento sulle scuole è sempre un investimento importante, anche se capisco che poi magari non ha una ricaduta elettorale, ma non siamo qui per prenderci gli applausi, ma per far funzionare meglio le strutture del nostro territorio, e quindi sicuramente è un investimento che riconosciamo. Mi fa piacere che vengano spesi sia finanziamenti europei che governativi. Anch'io come il consigliere De Antoni mi chiedo però, siccome stavo leggendo in parallelo le due, il programma triennale delle opere pubbliche con la ratifica, chiederei un chiarimento al vice sindaco o insomma a chi se ne sta occupando sui due tipi di finanziamenti. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Balliana, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io come il consigliere Dus condivido questa ratifica di delibera e il finanziamento appunto per l'ampliamento, tra virgolette, della scuola Cosmo. Volevo fare solo una piccola riflessione rispetto all'edilizia scolastica nel territorio, nella città di Vittorio Veneto, proprio nel merito della Cosmo, quindi non legato solo all'emergenza Covid di questo periodo, però mi sembra di poter dire insomma che la scuola media Cosmo è situata in una zona molto ben centrale rispetto alla città di Vittorio Veneto, dove è servita anche da impianti sportivi e quant'altro. L'unico problema è che nello stesso edificio convive anche l'Istituto Tecnico Economico Lite della città di Vittorio Veneto. E spendo qua questa riflessione, secondo me a lungo termine, di poter individuare, attraverso poi la collaborazione della provincia, perché gli istituti superiori sono di competenza della provincia, la possibilità di intravedere, voglio dire, lo spostamento, penso, della città dell'Ite, della città di Vittorio Veneto in altra sede, e lasciare tutto l'edificio di via Pontavai alla possibilità della scuola media Cosmo. Ricordiamo che ci sono circa 450 alunni e la scuola media Cosmo è una scuola appetibile anche rispetto a molti ragazzi che arrivano dai comuni limitrofi, della zona limitrofa di Vittorio Veneto, e quindi chiedo di aprire una riflessione alla Giunta rispetto a questa eventuale ipotesi, insomma. Ecco, grazie. Grazie consigliere Balliana. C'è qualche altro intervento? Se non ci sono interventi, passerei la parola all'assessore Fasan che dà... Scusi, al vice sindaco, prego, e dopo all'assessore. Allora, rispondo al consigliere De Antoni. Partiamo dal presupposto che era il 23 luglio e sistemare tutto e qua anche l'assessore Caldar lo sa, sulla scuola è stato veramente un lavoro enorme. Questa premessa, voglio dire questo: i contributi che ci hanno dato sono per le funzioni fondamentali. È venuto fuori successivamente che il discorso che facevamo in commissione, che bisogna rendicontare, però questo potrebbe ricadere come funzione fondamentale, e con gli uffici stiamo vedendo se questa spesa poi riusciamo a giustificarla come funzione fondamentale. Senz'altro ha ragione in questo. Perché 110 nel piano opere pubbliche e non 140? Perché i 110 sono dei lavori, quindi riguardano le opere pubbliche, il resto sono forniture, e quindi come pensiline così sono spese per forniture. Quindi nella prossima delega troverà i 110 nel piano opere pubbliche, per quelli sono lavori veri e propri. Grazie. Grazie vice sindaco, prego assessore Fasan. Sì, ha già ampiamente risposto il vice sindaco Posocco. I 110 sono, allora, diciamo che su richiesta della direzione didattica e a seguito del finanziamento assegnato al Comune per l'emergenza Covid, si è deciso di fare questo, perché mancava, si è deciso di fare questa ulteriore aula
alla scuola Cosmo. 110 è il costo dell'aula, sono 58 metri quadri, 110 è il costo dell'aula, 30.000 sono una serie di pensiline per far sostare gli alunni che entrano in scuola in maniera scaglionata e per collegare l'aula alla scuola, perché non è fornita di servizi igienici, pertanto se i bambini, i ragazzi, i scolari devono andare al bagno, almeno hanno la copertura. Ecco. Grazie, Assessore. C'è qualche altro intervento? Altrimenti passiamo in votazione. Prego, consigliere De Bastiani. Sì, grazie. Io volevo fare una domanda all'assessore Fasan, in realtà in riferimento al punto precedente, chiedendo perché non mi ha risposto lei alla domanda che ho fatto all'interrogazione su Piazza Meschio, come aveva risposto un anno fa. Invece ha lasciato il compito al suo collega Antiga, che ha parlato di tutto e non ha saputo rispondere alle 6 domande. Allora io sono sicuro che delle 6 domande lei avrebbe saputo rispondermi, sarebbe stato in grado di rispondere. Ha lasciato l'incarico a chi non sapeva di che cosa stavamo parlando. Io non avevo chiesto la storia di Piazza Meschio, avevo fatto 6 quesiti ai quali il suo collega Antiga non è stato in grado di rispondere. Lo rifarò alla prossima Consiglio Comunale sperando che mi risponda lei, che sono sicuro che conosce l'argomento meglio. Se vuole lo dico subito. Un attimo. No? È così. Grazie consigliere. E aspettiamo un attimo, prendi nota e se c'è qualche altro intervento, se no. Sì, prego, non ho capito i fondi, i 110.000 sono del MIUR o del europei? Cioè, è la stessa cosa, probabilmente vengono chiamati in modi diversi. Però. C'è qualche altro intervento? Se no lasciamo la parola all'assessore. Chiudiamo qua il giro. Boh. Prego Assessore Fasan. Se... Posocco? No? Prego. Semplicemente è un PON, quindi sono fondi europei che vengono veicolati attraverso lo Stato, attraverso il Ministero, però sono fondi europei. È un classico PON, solo che questa volta era dedicato alle strutture anziché alle azioni come al solito. Bene, consideriamo la delibera data per assodata e passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità mi sembra, vediamo. Contrari? Astenuti? La delibera è approvata. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020. Approvazione, prima variazione. Lascio la parola per l'illustrazione all'ingegner Curti. Buonasera. La delibera che si porta adesso alla vostra attenzione è la logica conseguenza di quella che avete appena approvato, e cioè l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, nel programma annuale di quest'anno, della realizzazione della nuova aula per la scuola media Cosmo. Se volete, non è acceso? Bravissimo. Stasera usiamo anche il proiettore. Sì. Vuoi che mi metta io di qua? Che così magari...
non si vede nulla. Ah sì, adesso. Due foto della scuola, ma penso la conosciate sicuramente meglio di quanto la conosco io. La nuova aula che andiamo a realizzare si posiziona subito dietro a questi alberi. Oltre all'aula, poi il progetto prevede la realizzazione di 2 pensiline che verranno posizionate davanti ai 2 ingressi, quindi lato est, scusate, e lato ovest, questo per consentire un maggior spazio ai ragazzini che devono accedere mantenendo il distanziamento. Il progetto dell'aula, questo è semplicemente uno schizzo, però rende un po' l'idea. Come diceva prima l'assessore, parliamo di circa 60 metri quadri. Vi mostro velocemente, scusatemi, il progetto. Ingrandiamo un po' perché sennò. Eccoci qua. Ho ingrandito troppo. Scusate. Comunque è una struttura prefabbricata, la struttura è in legno, all'esterno viene rivestita con una lamiera verniciata, all'interno in cartongesso chiaramente, viene poi realizzata una pensilina che consente di arrivare fino all'ingresso est della scuola in maniera protetta, visto che i servizi igienici che verranno utilizzati poi sono chiaramente quelli all'interno della scuola. È previsto un impianto di condizionamento che ha sia la funzione di raffrescamento che di riscaldamento, viene fornita completa di tutti gli impianti. È molto semplice, è una struttura che in questo momento di emergenza sicuramente servirà come aula, ma poi nel tempo potrà comunque essere utilizzata anche per altri scopi dalla scuola. Questo è tutto. Se ci sono domande. Grazie ingegnere. Devo spicciare. Prego, consigliere Tonon. Grazie. Il giorno 30 luglio, con la delibera 122, viene approvato il progetto definitivo di questo lavoro. C'è scritto l'ufficio opere pubbliche ha predisposto la scheda per partecipare al bando, quello citato prima dall'assessore, il PON citato dall'assessore Caldart. E poi vedo che il progetto viene collocato nella scheda relativa a patrimonio e manutenzioni. Volevo capire, uno, perché non rientra visto che si parla di 110.000 euro, è palesemente un ampliamento, viene messo nelle manutenzioni patrimonio e non nei lavori pubblici. Successivamente, l'8 ottobre, viene fatta la prima variazione, anzi l'adozione della prima variazione del programma triennale opere pubbliche in cui viene inserita quest'opera. Allora mi chiedo come mai viene fatta un'adozione dopo che è già stato approvato il progetto definitivo, nel senso che, se non ricordo male, l'adozione dovrebbe essere un momento in cui l'amministrazione, come dire, rende nota a tutti quelli che potrebbero essere interessati una sua idea, e poi ovviamente segue l'approvazione. In questo caso non capisco perché si adotta quando il progetto definitivo, peraltro, è già stato approvato. Parlo ovviamente semplicemente da un punto di vista procedurale. Perché? Perché ovviamente, trattandosi poi di fondi europei, c'è scritto nella stessa delibera del 30 luglio che entro dicembre forse nel programma triennale deve essere rendicontata, e quindi se la procedura non viene rispettata in maniera rigorosa, sappiamo che con i fondi europei non si scherza e si potrebbe anche rischiare di perdere. Allora volevo
dapprima un chiarimento cortesemente sulla procedura che è stata utilizzata per questo lavoro. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Sì, velocemente, anch'io mi ponevo un po' le stesse questioni dei tempi di realizzazione dell'intervento e in seconda battuta volevo chiedere rispetto alla metri quadri, quindi ci starebbe diciamo una classe all'interno, una classe di alunni, numero, sappiamo che le classi insomma sono abbastanza ancora numerose e quindi parliamo sempre di 25-26 alunni e chiedo appunto se c'è spazio per quanti alunni indicativamente e ricordando che un'intera sezione della Cosmo è stata spostata alla scuola media da Ponte perché appunto all'interno della Cosmo appunto non ci sono ancora gli spazi causa Covid. Rifaccio il discorso che ho fatto prima, secondo me prendiamo in considerazione l'idea di portare l'intero edificio a disposizione dell'Istituto Comprensivo Cosmo e sviluppare l'idea di trovare un'altra soluzione per l'ITE, Città di Vittorio Veneto. Questo darebbe modo alla Cosmo di avere al suo interno anche delle aule di laboratorio, aule adibite ad altri oggetti di materia. Le aule attualmente sono prettamente aule di classe e c'è poco spazio per laboratori. Sappiamo che la scuola si sta evolvendo verso altro modo di interagire e quindi c'è bisogno di spazi, al di là del problema Covid adesso imminente, ma anche per il futuro. Grazie. Grazie consigliere Balliana. Altri interventi? Prego, ingegnere. Allora, per quanto riguarda l'inserimento nel programma delle opere pubbliche, in realtà l'articolo 21 del decreto legislativo 50 parla di opere pubbliche il cui importo lavoro superi i 100.000 euro. In questo caso, ad essere fiscali, l'importo lavoro non supera i 100.000 euro, quindi non c'era l'obbligo e non ci sarebbe, ma abbiamo preferito inserirlo nel programma triennale. In secondo luogo, il decreto semplificazioni, chiaramente, visto la situazione di emergenza, dava la possibilità di avviare tutte le procedure, quindi anche se l'importo fosse stato superiore, pur per opere non ancora inserite nella programmazione del Comune, purché poi il Comune provvedesse entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione ad inserire le opere nel programma. Ora la legge di conversione è entrata in vigore il 15 settembre, per cui i 30 giorni sarebbero scaduti il 15 ottobre, che era forse giovedì? Credo, quindi sì, e da questo punto di vista sarebbe anche rispettato questo termine. Tra l'altro l'obbligo di inserirlo entro i 30 giorni è stato inserito con la legge di conversione, il decreto non lo prevedeva. Il decreto diceva semplicemente che si poteva iniziare tutte le procedure anche se gli interventi non erano previsti nella programmazione, cosa del resto abbastanza logica trattandosi di interventi comunque emergenziali. Sì, legati al Covid. L'aula di 60 metri quadri, grosso modo, ha una capienza adeguata per una classe dai 20-25 alunni, quindi una classe ordinaria. Poi c'era un'altra domanda, mi pare, solo che non mi sono... Grazie ingegnere. Altri interventi o passiamo in votazione? Passiamo in votazione. Allora, passiamo in votazione. Favorevoli? Unanimità, penso. Unanimità. Contrari? Astenuti? La delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera numero 5 dell'ordine del giorno. Allora, bilancio di previsione 2020-2022, settima variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2019. Chiedo all'assessore Posocco di illustrare la delibera. Al vice sindaco. Grazie Presidente. Allora, la delibera cerco di presentarla in modo abbastanza rapido, poi ci sono domande, siamo qui. Allora, la variazione riguarda tre aspetti fondamentali che potrei riassumere in una variazione per procedere con la politica del decoro urbano, quindi spese per manutenzione, aumentare i capitoli delle spese di manutenzione del patrimonio arboreo, di interventi su viabilità, attrezzature per la viabilità e spese in generale per la viabilità. Questo riguardano sia spese in spese correnti sia in quota capitale. Queste spese vengono finanziate in spesa corrente per la maggior parte da un introito maggiore delle sanzioni del codice della strada e un avanzo disponibile di spesa corrente. Le spese in quota capitale vengono finanziate sia da una parte in avanzo di amministrazione, sia da una parte perché ci sono entrati dei contributi per i danni famosi del maltempo del 25 giugno 2017, la grandinata famosa. Quindi, primo capitolo, discorso decoro urbano. Secondo capitolo, interventi in ambito sportivo. In questo ho presentato, anche su richiesta del consigliere De Antoni, una slide, è fatta da noi, quindi portate pazienza perché no, ecco. E quindi questa è la visione, dopo che abbiamo un po' dell'area sportiva intorno, diciamo, ai Victoria e alla pista di atletica. E come vedete a sud delle piscine contiamo di allungare di 30 metri lo spazio dedicato alle piscine, nel famoso triangolo accanto alla pista ciclabile, dove una volta correvano i cani, per capirci. In vista dalla possibilità alle piscine in futuro di ampliarsi, sì, magari di aver modo di poter fare anche una vasca nuova per la loro attività. Più a sud, e fa parte di questa variante, con 50.000 euro verranno creati al momento 2 campi da beach volley, che è uno sport che manca in città, è richiesto e attirerebbe persone dai paesi limitrofi. Più a sud, ma diciamo sud verso ovest, dove la pista ciclabile fa una curva, c'era un'altalena, non so se vi ricordate, e là verrà creato attrezzature per ginnastica a corpo libero chiamato calisthenics, che è un qualcosa che dei ragazzi di Vittorio Veneto ci hanno chiesto, ragazzi di Vittorio Veneto e anche limitrofi, che dovevano fare tanta strada per allenarsi, e questa è una struttura che potrebbe permettere l'aggregazione e la pratica di questo sport in un'area centrale, vicino al beach volley, vicino alle piscine. Al di là della pista di atletica, sta foto è un po', non vorrei che entrasse a far parte della nuova edizione del libro dei sogni di Ido D'Arros, quindi non vorrei dare argomenti a Ido D'Arros per scrivere un altro libro, però nella piattaforma accanto il nostro progetto futuristico sarebbe quello di creare una tensostruttura dove si potesse praticare gli sport come il basket, il pattinaggio, la pallavolo, e creando questa tensostruttura magari poter intervenire sulle strutture, concedetemi il termine, antiche come il palazzetto, che adesso non hanno, cioè se chiudiamo il palazzetto per ristrutturare e fare le ristrutturazioni non sappiamo dove mandare, non sapremo dove mandare le società che praticano, che utilizzano il palazzetto dello sport. Però questa è una visione veramente futuristica. Nel frattempo abbiamo pensato di collocare in quella piattaforma una struttura che permetta
alle patinatrici eventualmente o altre società sportive di svolgere la loro attività al coperto e di utilizzare per manifestazioni sportive, mi vengono in mente alcune manifestazioni sportive che sia di ciclismo o di corsa podistica, una struttura del comune che possa essere utilizzata in via temporanea per delle attività. Stiamo comunque sempre valutando, ve lo anticipo, che c'è uno spazio sotto Victoria che è del comune e stiamo valutando quanto costa intervenire su quello spazio che ci è stato lasciato dopo l'accordo con Victoria e poi faremo delle considerazioni magari anche qui in Consiglio Comunale. Piste atletica, bene, cioè, ci siamo trovati, devo dire la verità, una Ferrari a disposizione, ereditata dai lavori della passata amministrazione, una Ferrari a cui mancano gli accessori e mancava il carburante dentro, e questo ci ha dato la possibilità di cominciare a lavorare per completare questo bellissimo intervento che è stato fatto. Già quest'anno abbiamo le 3 manifestazioni più importanti a livello regionale sono state fatte a Vittorio Veneto, quindi Vittorio Veneto il nome è andato in giro per l'Italia grazie a questa pista atletica, che ce ne sono 3 come quella di Vittorio Veneto, compresa quella di Vittorio Veneto in regione. Interverremo, ma abbiamo già i fondi, quindi non è frutto della variazione, ma volevamo anticipare l'intervento che faremo nei prossimi giorni per cercare di completare. Andremo a tirar via la siepe accanto alla pista ciclabile per 2 motivi. Uno, per dar visibilità un attimo a tutta l'area. Il secondo è perché abbiamo dei problemini di sicurezza a ridosso tra la pista atletica, la siepe e il famoso ponticello in legno, e togliendo la siepe, secondo noi, avremo la possibilità un attimo di poter risolvere anche questo problema. Tra l'altro la siepe, cioè dove c'è la pedana del setto in alto e i materassi del setto in alto sono stati più volte danneggiati da vandali che andavano lì di sera per dormire così, però siamo intervenuti 2 o 3 volte ormai con 1.500 euro alla volta per sostituire i telloni danneggiati, quindi tirar via la siepe ci dà motivo di aumentare la visuale dell'area. Altri 2 interventi che che sono in programma sono: uno, l'impianto di illuminazione della pista atletica in ottica futura, e 2, creare un percorso per chi non corre in pista, ma utilizzare un percorso tipo in ghiaia battuta così, che contorni la pista in modo che tutti i cittadini possano andare in quell'area magari a praticare lo sport. Ecco, quindi questa è un po' la visione di massima di quell'area là. Il terzo capitolo che riguarda la variazione di bilancio è per gli incarichi professionali, in quanto stiamo portando avanti dei progetti importanti per la città. Logicamente ci vogliono dei progetti, ci vogliono degli incarichi, e quindi abbiamo messo in bilancio delle spese anche per gli incarichi professionali. Ecco, se ci sono domande siamo qua. Grazie Vice Sindaco, e apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Dunque, questa è la 7ª variazione di bilancio che facciamo, ed escluse, credo, 2 che erano proprio riferite esclusivamente al Covid. In tutte queste variazioni c'è sempre qualche intervento sulla viabilità, sulla manutenzione, sull'abbellimento, sul verde, eccetera. In certe variazioni poi togliamo i soldi, in quelle dopo le rimettiamo, è successo. Ho provato anche a fare un conto, insomma, poi l'assessore sicuramente ha l'elenco totale dei soldi. Secondo me, a occhio, quest'anno nel bilancio, tra una cifra messa all'inizio dell'anno e le varie variazioni, siamo arrivati a circa 1 milione di euro per interventi di manutenzione, di viabilità, di manutenzione di edifici, eccetera. Mi sembra che sia una cifra molto ampia, e soprattutto quello che mi
mi fa pensare è il fatto che spesso si tolgono i 70.000, poi si aggiungono 150, cioè quello che manca, come ho cercato di dire all'assessore più volte, è una programmazione, come ha cercato di fare adesso l'assessore allo sport, il vice sindaco nella sua posizione di assessore allo sport. Provate a darci un quadro generale di quello che c'è da fare, no? Perché si vedono alcune cose che vengono fatte, no? Una qua, una là, però queste continue modifiche del bilancio fanno pensare che si corra dietro alle singole cose senza avere un programma complessivo delle cose che si vogliono fare. Questa è la prima osservazione che faccio. L'altra, volevo chiedere alcune cose all'assessore che non era presente in commissione. Una cosa era quella, quando c'è una voce di 30.000 euro per acquisto aree di sedime funzionale alla realizzazione della ciclovia dell'amicizia. Ma mi sembra che questa non sia ancora stata finanziata, il progetto mi sembra che sta andando avanti, ci sono anche contatti con gli amici dell'Alpago, no, per portare avanti questa cosa, ma perché compriamo il terreno funzionale alla pista quando ancora la pista non è stata realizzata? C'è un motivo particolare per fare questo? Questa era la seconda domanda. Poi in commissione abbiamo cercato di capire quei 10.000 euro che ci sono per fare il parcheggio a servizio del cimitero di Sant'Andrea in fregio alla rotonda di Via Carso, era quello che è scritto sulla cosa. Poi un'altra cosa che ho visto, che crediamo sia quella, perché appunto in commissione non erano sicuri, ci sono 35.000 euro per acquisto attrezzature varie a ambito viabilità. Mi è stato detto che dovrebbe essere il cestello per andare a potare gli alberi. Allora, su questo tema vorrei fare una raccomandazione all'assessore, cioè il patrimonio arboreo di Vittorio Veneto è un bene ambientale che tutti ci invidiano ed è un bene che deve essere preservato. Anche gli architetti che hanno presentato il PEBA, se si ricorda, hanno rilevato quanto belli sono questi viali con tutti gli alberi e capisco quanto sia difficile anche mantenerli, potarli. Quello che chiedo è che queste potature, che poi verranno fatte, vengano fatte con un po' di criterio, che ci sia a monte una collaborazione, perché capisco che tutte le professionalità all'interno dell'amministrazione non ci sono, che ci sia un disegno complessivo, un consulente che vi possa aiutare a potare, a sistemare e a tenere vivo questo bene che sicuramente tutti ci invidiano. Ho visto che ci sono i 150.000 euro sugli impianti sportivi, avevo parlato con l'assessore di questa cosa e mi è piaciuto che questa sera abbia fatto un quadro complessivo generale degli interventi che pensa di fare. Gliel'avevo detto in commissione e lo torno a dire qui in consiglio perché tutti sappiano, insomma abbiamo anche, oltre alla pista di atletica, su cui è necessario assolutamente finire almeno con il secondo lotto che prevedeva la realizzazione degli spogliatoi. La pista di atletica, che giustamente ha rilevato l'assessore, c'è invidiata da molti ed è considerata un bene che pochi altri comuni hanno, perlomeno nel Veneto. Cioè bisogna cercare di completare questa cosa, quindi va bene, tra virgolette, insomma, correre dietro a tutte le diverse iniziative, il patinaggio, eccetera, eccetera, perché tutti hanno diritto ad avere queste possibilità di fare lo sport nel nostro comune. Però è molto molto importante cercare anche di completare la pista e anche, io adesso ho perso un po' i conti per la verità, sugli stanziamenti che ci sono e sui progetti a che punto sono per quanto riguarda anche la piscina e per quanto riguarda anche il palazzetto dello sport. Anche quelle due strutture molto belle hanno assolutamente necessità di avere degli interventi di manutenzione straordinaria da fare anche per rendere, diciamo, agibili, perché c'è stato qualche volta che si è detto che c'è un limite massimo per gli spettatori all'interno del palazzetto, eccetera, eccetera. Penultima cosa era, e qui era forse l'assessore Fasan che ci può rispondere, era quella che cosa si intende finanziare con i 135.000 euro previsti nella variazione per incarichi professionali. Qualcosa abbiamo capito ma non c'era la certezza su tutto. Ultimissimo, una domanda così che mi è sorta adesso, quei 406.000 euro, 406.800 euro che la Regione ci ha dato per il maltempo si riferiscono tutti a fabbricati comunali,
se ho capito bene, se potevo capire un attimo se erano tutti interventi di piccola manutenzione, se c'è qualche intervento particolare, se ci poteva dire. Grazie. Grazie consigliere De Antoni. Consigliere Dus, prego. Sì, dunque anch'io ho apprezzato lo sforzo fatto dal vice sindaco e assessore allo sport di illustrarci quali sono un po' i suoi ragionamenti, il suo disegno, ecco, sull'ambito sportivo. Duole ricordare che attualmente ci sono in questa variazione 150.000 euro in totale sull'ambito sportivo, e da quello che vedo insomma ce ne dovrebbero essere quantomeno il doppio, ma proprio così per dire una cifra a caso. In realtà sappiamo bene che parliamo di cifre veramente elevate. Alcune perplessità sul tipo di interventi che si vogliono realizzare e che erano stati oggetto, diciamo, di richieste anche del passato, ad esempio il campo da beach volley o attrezzature di vario livello sportivo. Purtroppo c'è sempre un grande punto di domanda su queste opere, e cioè poi chi fa la manutenzione, chi fa la guardiania, chi controlla, perché sappiamo bene cosa avviene nei pochi parchi pubblici che abbiamo, nei parchi giochi, dove se non c'è un controllo delle associazioni c'è fondamentalmente un costo per la collettività che ogni mese si rinnova. E sono un po' perplesso sull'idea di estirpare la siepe di confine dietro le piscine. È vero che lì negli ultimi anni si sono verificati dei fenomeni, diciamo, poco limpidi, se vogliamo, nel senso che è un posto dove si trovano spesso gli sbandati, però non so se la soluzione migliore sia quella di estirpare la siepe, però sì, magari un maggior controllo, come avviene qua nel quadrilatero. Non vorrei che poi fondamentalmente spostassimo semplicemente il problema da una zona all'altra della città. Sì, a bilancio per quanto riguarda le strutture sportive ci sono 150.000 euro, e invece per incarichi professionali ce ne sono 135.000. Quindi vediamo bene che in realtà poi per realizzare le opere, piccole o grandi che siano, spendiamo praticamente la stessa cifra per dare gli incarichi, e questo è un grosso punto di domanda, in quanto la coperta è molto stretta, e quindi non so poi effettivamente di tutto quello che ci è stato illustrato quanto e cosa verrà realizzato. Sappiamo che a bilancio ci sono già dei fondi, e ritorno sempre sul campo da rugby, ci sono delle strutture ancora da finire di realizzare, e cioè le piscine, quindi giusto avere una visione sull'ampliamento delle piscine, che magari sta subendo anche in questo periodo un rallentamento causa Covid, però dobbiamo intanto finire quello che c'è in progetto. E so che è in corso ancora la questione legata alle caserme, che possono dare un ulteriore spazio, quindi anche lì magari ci sarà in futuro da parte vostra, immagino, un ragionamento per usare anche quegli spazi là. Per ora mi fermo. Grazie consigliere. Ecco, volevo chiedervi la cortesia se potete tenere le mascherine anche quando se ce la fate, insomma, grazie. Ci provo. Proviamo, se no... Ok, se si sente, sì, ben venga. Allora, le domande che volevo porre sono puramente tecniche. Ho partecipato alla Commissione Bilancio e chiedevo relativamente alle spese ambito servizi istituzionali generali, dove vengono spesi 24.000 euro, sembrano così suddivisi: in pulizie aggiuntive 10.000 euro e incarichi a esterni da parte dell'Ufficio Patrimonio per altri 10.000 euro. Chiedo, ma gli incarichi che vengono dati all'esterno a cosa si riferiscono? Voglio dire, non ci sono competenze, risorse umane all'interno del nostro comune tale da poter far fronte anche a questi tipi di intervento? Poi mi avevano parlato di frazionamenti o cose del genere, volevo solo capire di cosa si trattava. Altra cosa, Assessore Fasan,
capitolo spese per interventi su viabilità 24.000, di cui 13.000 pulizia fontane. Allora, quindi è stato detto questo in commissione, non so se è vero, se corrisponde, e comunque chiedo assessore, siamo sempre alle solite storie, insomma, delle fontane, scusi se ribadisco il concetto, 13.000 mi sembrano un po' tanti per la pulizia delle fontane, forse è stato fatto qualche altro intervento, e comunque ricordo che le fontanelle piccole del Viale della Vittoria non funzionano ancora. Dopodiché volevo agganciarmi alla questione del sito sportivo, se si vuol così dire, per quanto riguarda le piscine, se cortesemente ci potete dire lo stato di avanzamento dei lavori o se è stato fatto l'incarico per quanto riguarda la ristrutturazione delle piscine, no? E su questo volevo ricollegarmi un po' a quello che diceva il consigliere Dus, assessore Posocco, in quanto mi è giunta notizia che le piscine, però da verificare, sono difficilmente accessibili a portatori di handicap, con handicap. Quindi volevo appunto, se riusciamo a concentrarsi anche su questo piccolo particolare, dovrebbe essere fondamentale per noi farlo, e appunto destinare magari un intervento anche su questa problematica. Per il momento mi fermo qua, grazie. Grazie consigliere Balliana. Altri interventi? Altrimenti passo la parola, penso, all'assessore Fasan. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Un sacco di domande. Vabbè. Allora cominciamo, io direi, con De Antoni. Anzi, De Antoni, vorrei fare una precisazione. Io non ho mai detto che è arrivato un progetto per il sottopasso ferroviario, ho detto che è arrivata una comunicazione che stavano facendo il progetto. Non l'ho mai visto. Vabbè, ma io non riesco a parlare. Vabbè. Poi lei dice che manca una programmazione complessiva delle opere pubbliche. Io dico che invece mancano le risorse complessive per indirizzare i lavori pubblici da gennaio. Cos'è che succede? Tutti gli anni si fa un programma opere pubbliche in base ai soldi che si hanno. Poi ci saranno le variazioni di bilancio, ci saranno degli assestamenti e mano a mano che arrivano, addirittura, lei ha detto bene, si spostano dei soldi da una scheda all'altra per poter fare le cose, ma cerchiamo di ottimizzare le risorse che abbiamo. Capisce? Allora, cominciamo a rispondere. Quanti soldi abbiamo speso per gli sfalci? Lo scorso anno abbiamo speso 160.000. Nell'ultima variazione ci sono stati integrati 25.000 euro, manutenzione patrimonio arboreo, 25.000 euro spese in manutenzione verde e 15.000 euro spese per fornitura parchi e giardini. Questi soldi mi erano stati tolti nella precedente variazione per andare a rimpinguare una scheda, mi sono stati ritornati, come 10.000 euro spese per la fornitura di segnaletica stradale. Poi ci sono 13.000 euro per manutenzione fontane, giochi d'acqua colorati, non per la pulizia chiaramente, ma perché la fontana qui di Piazza del Popolo ha bisogno di un... ma guarda, siamo a 50 metri l'uno dall'altro e io mi auguro che non inquinare nessuno. Vabbè. Allora, dicevo, 13.000 euro non per la pulizia delle fontane, perché sarebbe una cosa abnorme, ma per dare una bella sistemata alla fontana di Piazza del Popolo, che ha bisogno non solo di un restyling, ma di interventi decisi. Poi fra il 35.000 euro acquisto veicolo con cesta. Noi prendiamo in affitto questo ogni anno, la cesta costa circa
17-20 mila euro l'anno. Abbiamo detto che in 3 anni la paghiamo. Allora io penso che sia un risparmio, un investimento, non una spesa. Poi ci sono 40.000 euro per le pulizie canali di via Costa Rive e Trotter, in più la passerella di Serravalle. Per gli incarichi professionali sono miglioramento, abbiamo messo 10.784 euro per il miglioramento sismico scuola di via San Fermo, progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 10.000 euro per finanziare questo progetto. Appena arriverà una stima dei costi, finanzieremo anche i lavori per l'asilo di via San Fermo. Rotatoria sulla provinciale, via Ippolito Pinto, via della Bresana, sono 17.763 euro, affidati all'ingegner Pierangelo Soligo. L'ingegner Pierangelo Soligo è lo stesso ingegnere che ha fatto il progetto finanziato dalla provincia 5 anni fa. Noi l'abbiamo richiamato, visto che aveva tutte le carte in mano, abbiamo fatto delle modifiche in base a quello che credevamo giusto. E, ecco. Poi ci sono dunque Piazzoni, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, 95.160 euro. Qui ci sono un sacco di soldi, ma l'intervento è di 2.300.000 euro. Anzi, posso anche ricordare che il finanziamento per la sistemazione dei piazzoni era ancora nei contratti di quartiere di Serravalle ancora di 13-14 anni fa. È l'ultimo intervento. Ecco, quando sono arrivato mi ricordavo che c'erano questi soldi che nessuno aveva colto. Siamo andati in regione, hanno visto il finanziamento, hanno visto che non scadeva mai il finanziamento e ci hanno dato 2.300.000 euro. Anche qui è stato dato l'incarico allo stesso architetto che l'aveva fatto 13 anni fa e alla fine saltano fuori questi 130.000 euro. Poi dice lei potature con criterio. Noi a parte che abbiamo dei professionisti anche che lavorano per il comune di Vittorio Veneto, perché da 30 anni fanno le potature, e lei mi ha detto che anche nel PEBA hanno valutato le condizioni dei nostri viali, pertanto siamo in buone mani. Però abbiamo anche delle ditte esterne che di mestiere fanno questo e il risultato si vede, se posso dire. Poi ho dimenticato qualcosa? Ah sì, 30.000 spiagge al Lago Morto. Quei 30.000 euro lì cosa servono? Sul percorso della pista ciclabile, no? Un punto di riferimento per la pista ciclabile sarà la spiaggia del Lago Morto, punto di informazione, parcheggi e vicino alla stazione di Nove che mi auguro in futuro avrà un ruolo anche nella pista la Venezia-Monaco. Allora è un anno che parliamo con Ferrovie dello Stato perché lì ci sono dei parcheggi, non dico abusivi, ma sono tutti in proprietà di Ferrovie dello Stato. Abbiamo chiesto di comprarli, c'è l'ok di Ferrovie dello Stato, ci vogliono i tempi per portarli a casa, ma alla fine daremo una dignità anche, io dico, al maggior progetto turistico che abbiamo a Vittorio, perché lì lei lo sa benissimo, che tutti i sabati e domeniche per 3 mesi all'anno e anche adesso se va lì ci saranno 50 macchine, no? È uno stato indecoroso. Ecco, allora cerchiamo di sistemare anche la spiaggia, una piccola cifra, 30.000 euro per sistemare quell'area lì e comprare naturalmente da Ferrovie dello Stato e da dei privati piccoli
piccole aree di supporto per avere la possibilità in seguito di fare dei lavori, perché se non abbiamo la proprietà non potremo fare niente. Ecco. Se ho dimenticato qualche domanda, fatemela. Bene. Grazie Assessore. E do la parola al Sindaco. Sì, se mi permettete aggiungo qualcosa. Vittorio Grande e tutto chiama a programmare per cercare di affrontare al meglio i vari problemi. Un po' l'abbiamo fatto, abbiamo per esempio i cimiteri che non erano tanto curati, adesso perlomeno abbiamo provato a dare un certo numero di sfalci, un certo numero di trattamenti per le zanzare. Avevamo in testa anche di fare a turno magari un anno un cimitero, un altro anno, rimediarli sulle mura che stanno magari ammalorandosi nel tempo, cioè con un programma vero e proprio incentrato sui cimiteri. Quest'anno abbiamo fatto esperienza con quel tipo di programmazione che avete visto esposta anche sui cartelli gialli fuori dei cimiteri, vediamo di centrare la cosa. Quello che mi sentivo qua piuttosto di aggiungere è questo. Abbiamo sfalciato molto di più la città. Adesso, circa 20 giorni fa, avete visto che le squadre sono partite da sud, stanno risalendo verso nord. Finiremo l'anno attorno ai 2 milioni di metri quadrati sfalciati. Quindi l'impegno è importante. 10.864 sono i chiusini che da anni non si pulivano. Cercheremo anche di farci aiutare nella gestione con il SIT che andremo anche noi a fare e quindi avendoli nero su bianco si può seguire meglio una programmazione nelle opere di pulizia, espurgo, eccetera. Quello che mi preme dire è questo: con 350 chilometri di strade che abbiamo è improponibile che un comune grande come il nostro, con poca popolazione come il nostro, relativamente poca popolazione, riesca a tenere tutto a puntino. Però mi piacerebbe anche rivangare un pochettino quello che si faceva in passato quando il comune aveva abbastanza dipendenti, ovvero sia i privati frontisti lungo le strade erano chiamati a sfalciare un pochettino anche loro e eventualmente le acacie, i frassini, quelle piante che debordano sulle strade, questi cittadini venivano richiamati all'ordine se già non si ricordavano di farlo. Adesso sono molti anni invece che questa pratica non si fa più, la pigrizia e le disattenzioni che ci sono fanno sì che tante strade, si compra, se lei osserva vede che sono gravemente ormai occupati da questo verde qua, per cui l'invito che io vorrei fare è questo: rendetevi conto che il comune non ce la fa da solo e chi di dovere, cioè questi privati, magari approfittino dell'invernata per partire col piede destro con la primavera, se magari riescono a liberare un pochettino le strade dal loro verde, dalle loro piante. Bisognerà prendere per mano, perché voi forse non l'avete visto, ma quando producemmo quel tomo infinito di regolamento intercomunale c'era anche una sezione che mi sembra fosse la H, che proprio richiamava questo principio per cui i privati, eventualmente frontisti delle strade, intervenissero senza fare le delibere di giunta o le ordinanze sindacali tutti gli anni per questa cosa qua. Sarebbe bene che fosse una regola generale universalmente riconosciuta da tutti, in modo tale da avere questa mano, che altrimenti non si riuscirebbe mai a ottenere quello che si vorrebbe. Tutto qua. Grazie Sindaco. Consigliere Varaschin. Grazie Presidente, buonasera. Volevo, se riuscivo, a fare una puntualizzazione per quanto riguarda i campi da beach volley, quindi a dare una risposta al consigliere Dus, operazione che ho seguito personalmente. Allora, ci sono circa 200 atleti a Vittorio Veneto fra maschile e femminile di diverse età e divisi in 4 società. Nel periodo estivo sono praticamente
non possono frequentare i campi perché i campionati si bloccano e quei campi da beach volley potrebbero proseguire le loro attività. Sono manifestazioni che attualmente, non so se avete visto magari in giro, sono molto seguite, quindi terremo lì i ragazzi in pratica in quell'area. Per quanto riguarda la guardiania, si potrebbe fare una convenzione, essere messi a bando e fare delle convenzioni, quindi le società avrebbero la responsabilità sull'impianto. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Tonon, primo giro. Grazie. Primo giro. Sindaco, confesso che ho apprezzato il suo richiamo. Confesso che ho apprezzato il suo richiamo da buon padre di famiglia. La pulitura delle caditoie della strada presso cui si abita una volta era abbastanza norma, così come il tagliare l'erba lungo la propria abitazione anche all'esterno. Lei si è accorto che ahimè non si fa più, ma da tanti anni, o sono pochissimi quello che lo fanno. Qualcuno prima di lei non se n'era accorto però, perché chiedeva come mai, parlo ovviamente di quelli che la appoggiano e che governano con lei adesso, come mai non si faceva? Ma io mi pongo anche un'altra domanda. Lei ha detto, e non dubito assolutamente, abbiamo sfalciato molto quest'anno. Però sa, andare a chiedere ai cittadini di fare qualcosa dopo che abbiamo anche tassato molto, perché ricordiamo che come amministrazione voi avete proposto un aumento delle imposte, cosa che mai si è fatto nei 5 anni precedenti, grosso modo, se non ricordo male, per 1.600.000, 1.800.000 euro l'anno. Parliamo di IMU. Sa, andare a chiedere magari a quegli artigiani che sono in crisi, ai commercianti che fanno fatica, che magari non hanno avuto accesso a nessun tipo di aiuto, che si ritrovano con l'IMU aumentata di circa un 30% rispetto a quella che era prima, dal 7,6 al 9,8, e dirgli adesso vai anche a tagliarmi l'erba. Ripeto, condivido il suo discorso, probabilmente l'avrei fatto anch'io, però senza aver aumentato le tasse. Perché poi sentirsi dire dall'assessore mancano le risorse, l'assessore Fasan ha detto il problema non sono i lavori, sono le risorse che mancano. Allora, nella variazione che avete proposto di approvare stasera, avanzo di settima variazione, che ad oggi, esclusa la presente variazione, risulta applicato a bilancio 2020 avanzo di amministrazione di 2.300 e rotti mila euro. E restano, in sostanza, col rendiconto 2019, quasi 2 milioni destinati a investimenti e quasi 1.991.000 parte disponibile. Cioè, dire che mancano risorse veramente mi pare una enormità, assessore, una enormità. Soldi ce n'è una marea qui, soldi non spesi che sono rimasti là da investire. Per cui francamente trovo tutto sommato logico, direi, serio anche, ma non condivisibile viste le premesse, quello che è stato detto. Non mi pare francamente che sia aumentato il numero il chilometraggio delle strade da 5 anni a sta parte, o da 10 o da 15 anni a sta parte, così come il numero delle caditoie, così come il numero dei cimiteri. Cioè, ci si accorge amministrando, cosa che è più difficile verificare quando si è in minoranza o quando non si è direttamente seduti dove sta seduta la Giunta, ci si accorge di quanto sia complessa, non so le altre città, perché non ho mai amministrato altre città a parte questa nostra amata Vittorio Veneto, quando sia difficile amministrare una città complessa come è quella nostra. Però se vogliamo essere
più vicini ai nostri lavoratori, ai nostri commercianti, ai nostri artigiani, che non stanno vivendo un bel periodo, per la maggior parte, non stanno vivendo un bel periodo. Non possiamo andare a chiedere, adesso a dicembre si paga l'F24, andare a chiedere aumenti con percentuali di molti decimali, circa, ripeto, un 30%, e poi dirgli, datemi anche una mano per mantenere buona la città. Diciamo che qualcuno potrebbe anche risentirsene. Faccio anche un'altra domanda specifica. La rotatoria, Assessore, se non ricordo male, mi riferisco ovviamente a quella di Via Pinto, all'intersezione Via Pinto-Via Bresana, nel vecchio accordo fatto credo ancora circa una quindicina d'anni fa, forse un po' meno, era previsto che dovesse essere finanziata, fatta dalla provincia con fondi regionali. So che poi la regione, quando la provincia li ha chiesti, ha detto che quei soldi non c'erano più. Allora la domanda, perché, e questa è una cosa che risale a oltre 5 anni fa, domanda, chi la fa e perché dobbiamo pagare noi la progettazione? Punto di domanda. Grazie. Grazie consigliere. Vediamo se ci sono altre domande e dopo se ci sono altri interventi. Allora, se qualcuno vuole rispondere al primo giro. Dovevo rispondere un attimo al consigliere Bagliana per le piscine. Abbiamo partecipato al bando periferie, abbiamo provato a vedere se ci finanziano un progetto a 930.000 euro. Penso che noi tutti poi comunque accogliamo la richiesta per vedere per i disabili il discorso, vediamo, abbiamo dei soldi per il FEBA, fra virgolette, da parte, vediamo se riusciamo, magari che i consiglieri in maggioranza che adesso discuteranno di questo si segnano e magari vediamo se riusciamo a inserirlo tra le priorità. Riguardo al consigliere Tonon, innanzitutto vorrei che fossimo un po' più precisi, nel senso che l'IMU non è aumentato del 30% perché 1,2 punti in percentuale a me risulta essere il 13,9 e non il 30%. No, perché poi a casa prendono paura e bisogna essere anche un po' precisi, perché passare dall'8,6 al 9,8 vuol dire 1 punto e 2 e 1 punto è penso un 13,9%. Questo è quello che è successo, per correttezza. Abbiamo sfalciato tanto, siamo intervenuti nel patrimonio arboreo tanto, non con i soldi dell'aumento dell'IMU, perché i soldi dell'aumento dell'IMU ancora non li abbiamo visti, che sia chiaro. Quindi lo sforzo che è stato fatto con risorse proprie. Dopodiché da parte non abbiamo 3 milioni di euro, perché anche qua sarebbe un'enormità, ne abbiamo 1.200.000 liberi, giusto dottoressa? Ecco, quindi per mettere un attimo in careggiata, perché poi i numeri, sì, un minimo di... ecco. Quindi volevo precisare un po' di numeri per correttezza. E poi se ho dimenticato di rispondere a qualche domanda sono qui. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Rispondo Assessore io, Ferran, prego. Rispondo al consigliere Tonon. Io non ho detto che mancano le risorse complessive, ho detto che a inizio anno manca una programmazione complessiva perché a inizio anno non abbiamo i soldi che poi avremo con gli assestamenti di bilancio, con le variazioni. Allora sarebbe molto meglio anche per la programmazione avere tutti i soldi inizio anno, non fare nessuna variazione. D'altra parte voi non ne avete mai fatte variazione di bilancio, credo, se ricordo bene, voi non avete mai fatto nessuna variazione di bilancio quando eravate qui, per la stessa ragione che la facciamo noi, solo per quello. Il progetto di via della Rotonda e via Ippolito Pinto, perché lo dobbiamo pagare noi? Perché non c'è più il finanziamento per la Rotonda e via Ippolito Pinto, ci sono 200.000 euro date dalla provincia per fare la rotonda in un progetto che ha dato a 62
comuni 200.000 euro per la viabilità, noi abbiamo preso quei 200.000 euro e facciamo il progetto di via Ippolito Pinto e la rotonda. A questi noi dovremo aggiungere altri 270.000 euro per la realizzazione, perché io credo che non erano 15 anni fa, ero io assessore 8 anni fa e lì c'era il progetto, c'erano gli espropri da fare, il comune doveva fare gli espropri e la provincia doveva far tutto. Se poi ci abbiamo messo 4 anni a fare gli espropri e la regione giustamente ha portato i soldi da un'altra parte, io le interpreto così e forse ha fatto male per noi e bene per loro. Ecco. Allora noi adesso dovremo pagare il nuovo progetto perché l'abbiamo modificato leggermente, progetto esecutivo, che ci costa 14.000 euro, però alla fine se vogliamo fare quella rotonda che aspetta da 8 anni è l'unica maniera. La ringrazio. Bene, partiamo col secondo giro di interventi, se ne abbiamo, altrimenti... Prego, consigliere Balliana. Volevo solo evidenziare il discorso che faceva prima anche l'assessore, il discorso della manutenzione straordinaria anche dell'esistente, no? Quindi delle palestre tipo quella di Pontavai, insomma, che non è in ottime condizioni. Il pavimento è deteriorato da parecchi anni e necessita di un intervento anche là. La stessa roba abbiamo detto per il palazzetto, la copertura ha delle perdite di infiltrazione d'acqua. E per quanto riguarda il ragionamento che faceva Varaschin, il consigliere Varaschin, mi trovo anche d'accordo, nel senso che sarebbe plausibile pensare a eventualmente delle convenzioni con delle società, lo stanno facendo anche i comuni limitrofi tipo Conegliano, di gestione ordinaria delle strutture, no? Insomma, per evitare di gravare sulle spese comunali. Magari questo si potrà anche pensare. E ultima cosa, assessor Fasan, se gentilmente mi risponde rispetto alle fontane, scusi se ritorno sempre, sa, ma le famose 4 fontanelle a che punto sono? Grazie. Consigliere Gomiero. Buonasera. Volevo rispondere all'ex sindaco e consigliere Tonon, che è sempre generoso con questa amministrazione. Lei ha governato 5 anni questa amministrazione, sta contestando quello che stiamo facendo, quello che stanno facendo la Giunta e noi con parecchia veemenza. Sì, ho visto. No, non sono distratto, ma le ricordo che anche lei, quando si è candidato sindaco, ha scritto per San Giacomo: completare la scuola Sauro con realizzazione dell'annessa palestra, non fatto, salvaguardare l'asilo Manzoni e i suoi posti di lavoro. Qua si è dimenticato di guardare se la struttura stava in piedi o no, per 5 anni, visto che l'ha ceduta al Cesana Malanotti, ma non era più di sua proprietà, e quindi la gestiva solo. Estensione del servizio autobus con fermate più frequenti e collegamenti alla zona industriale. Stanno diminuendo gli autobus, non stanno neanche aumentando. Realizzare la circolazione in grado di risolvere i problemi di San Giacomo, 0, fatto niente in 5 anni. Valorizzare Piazza Fiume, area ceppi e centro storico delle Filande. Ha fatto la rampa davanti alla chiesa, so che l'abbiamo pagata noi, ma è costume che quando inizia il lavoro la paga l'amministrazione successiva, mi va bene, però area ceppi è il centro storico delle Filande, degradato come prima. C'è un buco all'accesso alle Filande da 10 anni, 11 sì, quando sono stati spostati i containers, è 11 anni che è là. Speriamo che prima o dopo il consigliere, cioè l'assessore Fasan, lo tappi. Interventi per la sicurezza ciclopedonale via Isonzo, ci ha fatto un bel regalo, io ci abito là, sto tentando di portare a casa, non mica una ciclabile, un ciglio di una strada, e comunque ci ha fatto il regalo della fibra ottica, che non è più stato tappato il buco, e c'è una fessura dalla piazza San Giacomo fino all'inizio di San Martino che è pericolosissimo. Dialogo continuo con i residenti di San Giacomo tramite il ripristino dei consigli quartiere.
è che li abbiamo ripristinati e qualche volta, se non li chiamo io, non si incontrano neanche più. Quindi una scelta politica di ripristinare i consigli di quartiere, ma sulla carta si sono sciolti, non so se è solo quello di San Giacomo o anche gli altri consigli di quartiere. Quindi contesta quello che facciamo noi, contesta che abbiamo un sacco di soldi, qualcosa si sta tentando di fare, ma neanche lei ha fatto niente prima. Ha preso le carte in mano, è riuscito a capire come funzionava sta macchina complessa e difficile di questa città, se ne è reso conto e dopo i cittadini vittoriesi ogni 5 o 10 anni cambiano sperando sempre che migliori e invece sta città qua un po' alla volta, anche a livello stradale, a livello manutenzione delle strade, senza soldi o con pochi soldi sta degradando. Purtroppo, ribadisco, paghiamo le scelte di 30-40 anni fa di spostare la zona industriale laggiù senza aver fatto il casello dove era da fare, là c'erano interessi per andare nella parte sud della città e continuate a passare per quelle strade che sono vecchie di 30-40 anni. Quindi a tergo di questo anche lei è stato amministratore e ha visto che i problemi ci sono e anche se aumentiamo le tasse non le aumentiamo noi, le aumenta anche lo Stato. E voi che siete allo Stato adesso dovete essere più generosi visto questa situazione con i comuni. E invece non giro solo per il comune di Vittorio Veneto, ne ho parecchi in giro, ma sono tutti disperati perché da Roma non arriva più niente o pochissimi soldi. Quindi amministrare adesso forse è più difficile di 5 anni suoi e meno difficile, e ancora più difficile di 10 anni, 15 precedenti. Questa è la realtà di questa città che è ingovernabile tante volte, perché se tappi da una parte non tappi dall'altra, se fai un lavoro non ne fai un altro, la lunghezza di 22 km la stiamo pagando. Sento comunque continuamente che le piscine in centro, le piscine, le fontane, la pista di atletica, l'amministrazione precedente ha concentrato molto del suo lavoro là. Mi auguro che un po' alla volta anche questa non continui a concentrare il lavoro su quella zona centro-nord della città, ma si ricordi delle periferie. L'avete fatto poco voi, lo stiamo facendo anche noi poco adesso, è un anno solo. Io sto qua altri 4 anni, spero di stare qua altri 4 anni, che il Signore mi dia salute, e che il sindaco e le amministrazioni si ricordi che c'è una zona industriale di 1 milione di metri quadri che paga 2 milioni e mezzo di IRPEF all'anno, a Roma, non al comune di Vittorio Veneto. Adesso pagherà qualcosa in più? Di IMU, sì, di IMU, no, di IRPEF ne paga 33 milioni di euro, mi sembra, il comune di Vittorio. Di più ancora adesso, era rimasto a 33 milioni di euro. Ce ne diano indietro un po'. Comunque ha capito che anche lei ha tentato di fare qualcosa per questa città, come tutti qua. Non c'è riuscito neanche lei, forse non ce la faremo neanche noi, però siamo qua con la pazienza di farlo e di tirare avanti. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì, dunque l'intervento del consigliere Gomiero mi ha imposto di intervenire e di rispondergli, nel senso che per lei, Gomiero, il tempo passa ma lei rimane ancorato al passato. E rimane talmente ancorato al passato e talmente affezionato anche a quella che fu la giunta Tonon da portarsi appresso il suo programma elettorale. Quindi non parliamo di 5 anni fa, parliamo proprio di 10 anni fa. Però se a lei... No, 7 anni fa, 8. Però se lei ha deciso di intraprendere la sua attività e interpretare il suo ruolo così, io non sono di certo qua a spiegargli come deve svolgere il ruolo da consigliere comunale che ha già svolto per diversi anni. A differenza di quanto ha detto prima il mio collega consigliere Tonon, io non sono d'accordo che la diversità di interpretazione dei ruoli da consigliere a ruoli di giunta, sia di maggioranza che di minoranza, faccia assumere consapevolezza nelle persone. Tanto è vero che l'assessore Fasan, che prima era stato assessore, poi consigliere di minoranza ed ora è di nuovo assessore, quando era consigliere di minoranza non risparmiava giorni e notti a scrivere papiri interminabili su quanto degradata fosse la città con l'amministrazione Tonon. Evidentemente il fatto di averla amministrata prima non gli aveva insegnato la difficoltà che porta il ruolo.
Detto questo, a me non piace tanto soffermarmi, capisco che può essere un gioco delle parti, ma su quanto è stato fatto prima, quanto è stato fatto quando c'era lui, quando c'era quegli altri, anche perché qua, come abbiamo visto, l'alternanza è talmente così frequente che le persone fondamentalmente sono sempre le stesse. E quindi cambiano i ruoli, passano gli anni, ma fondamentalmente gli attori in gioco sono sempre gli stessi. Mi concentrerei invece su quello che è la previsione e la variazione di cui stiamo discutendo. A me fa specie, ripeto, che ci siano degli incarichi professionali. Ora l'assessore Fasani li ha spiegati bene voce per voce ed effettivamente sono imponenti. Chiaramente è anche imponente l'opera che verrà fatta sul Palazzo Piazzoni, visto che parliamo di 2 milioni di euro, quindi probabilmente sono giustificati anche 95.000 euro di spese. Una domanda che volevo fare era riferita agli introiti, sanzioni, codice della strada, 55.000 euro. Volevo sapere, siccome questo è maggiore entrate parte corrente, in totale adesso abbiamo la cifra di quanto sono entrati dalle sanzioni e sono anche suddivise per voci, nel senso gli autovelox sappiamo quanti soldi sono, eccetera, eccetera. Grazie. E l'altra cosa volevo sapere, nell'ambito degli interventi ambito sportivo, prima si parlava di una tensostruttura, non so se serviranno 100.000 euro per la realizzazione oppure ancora non si è quantificata. Volevo sapere se andava a gara tutta l'opera oppure se è inferiore ai 40.000 euro non andava a gara. Grazie consigliere Dus. Ci sono altri interventi? Consigliere Tonon, prego. Grazie. Solo una precisazione all'assessore Fasan. Io non ho mai parlato di variazioni. Lei mi ha detto come se lei non avesse mai la sua amministrazione non avesse mai fatto variazioni di bilancio. Io ho solo detto che mi è parso paradossale che lei dicesse che mancavano le risorse. Punto. Mai parlato di variazioni. Punto. È una precisazione, no, stia più attento perché se no... no, non ha capito male, non era forse attento del tutto perché, ripeto, io non ho mai citato la parola variazione. Allora, la delibera, e lei sicuramente essendo assessore al bilancio, vice sindaco, la conosce bene, la delibera che avete fatto per quanto riguardava la Tasi e l'IMU, se si ricorda, era come dire un calembour, cioè era un gioco di parole perché parlava di azzeramento o eliminazione della Tasi e rimodulazione dell'IMU, no, aumento. Cioè abbiamo tolto la Tasi e siamo bravi, rimoduliamo l'altra, si sarebbe potuto dire aumento dell'IMU, punto. Credo che, come dire, una serietà anche amministrativa comporti questo, perché io capisco che lei parli del 13, in realtà è il 13,95, quindi il 14%. Considerando anche la Tasi, perché invece se considera l'IMU passa dal 7,6 al 9,8. Ma lasciamo stare le percentuali, Al pensionato che paga l'IMU non gliene frega niente della percentuale. Quanti soldi chiedete in più ai cittadini? Punto di domanda. Domanda secca. Per quanto riguarda l'IMU, Tasi, lo chiami come vuole. Quanti soldi in più chiede lei quest'anno ai cittadini? Punto di domanda. 1,6 milioni, punto. No, quanto? Bon. Com'è il fondo? Andiamo a San Giacomo perché io francamente non è che debba difendermi dalle sue accuse che, come diceva qualcuno, come no? Ha accusato, aveva promesso di fare questo e non ha fatto niente, appunto, più o meno, insomma, dai, grosso modo. Le sue accuse, come diceva qualcuno, mi scivolano, perché sa, le critiche dipende da chi arrivano, se uno le considera. Allora, Sauro sì, ha ragione, non abbiamo fatto l'ampliamento, con 1,6 milioni all'anno l'avrei fatto sicuramente anche la Palestrina. Il Manzoni, lei forse ha un po' di confusione in testa perché ha detto che ho ceduto. Non abbiamo ceduto, no, non c'è stata nessuna cessione. Il comune non aveva l'asilo, meglio, ce lo aveva una volta.
Lei credo fosse anche consigliere quando è stata fatta l'operazione, non ricordo se era consigliere o meno, quando è stata fatta l'operazione comune enti asili Manzoni, col passaggio all'ente asili Manzoni dell'asilo San Fermo Chiara di proprietà del comune. E il passaggio, se non ricordo male, di 6 o 7 piccoli asili residuati che sono passati dall'ente asili Manzoni al comune, una permuta perfetta all'euro. Ricordo che quella volta chiesi che strano, le perizie coincidono in maniera... ma va benissimo, un'operazione fatta, e la approvai anch'io, per poter dare allora c'era il comando, è diventata tenenza per fortuna della Guardia di Finanza dell'ex asilo di via 24 maggio, punto. Per cui l'ho anche condivisa l'operazione, ma non si dica che io ho ceduto l'asilo, no, qualcun altro prima l'ha fatto. E quando l'avete ceduto non c'è stata nessuna perizia per quanto riguarda la sismicità dell'edificio, punto. Quindi forse doveva farla qualcun altro prima, quella verifica, che allora non fu fatta. Detto questo, i dipendenti, nessuno di quelli è stato licenziato, nessuno. È stata fatta una fusione, punto. Per quanto riguarda le corse, chieda a Mom, so che è gestita da gente che lei conosce, per cui può chiedere. Piazza Fiume, sì, l'abbiamo sistemata. Piace, non piace, per l'amor di Dio. Abbiamo sistemato sia la parte anteriore che la parte posteriore. Lei lascia a parte, forse non ci passa spesso, tutta la parte lungo il Menaret, ma anche quella è stata sistemata. La pista ciclabile a lei non piace, forse dà fastidio, ma se lei va a leggersi il PEBA è pure citata, quindi forse non è fatta male. Abbiamo fatto anche inoltre il parcheggio auto vicino alla vecchia Sauro, visto che c'era necessità di parcheggio, ma questo è solo per ricordare un'infarinatura. Poi da Roma non arriva niente, ci sarebbe sempre la richiesta di, così ha affermato lei. Abbiamo oltre 800.000 euro fermi arrivati da Roma, o ricordo male, mi pare, non sono stati accantonati, non arriva niente, bisogna saperli spendere, Ischei. Bisogna avere i progetti adeguati, adatti per saperli spendere. Non sto dicendo che io saprei come fare, non sto dicendo questo, ma non si può sparare nel mucchio a vanvera come sta facendo lei troppo spesso. Io non sto dicendo che io saprei come fare, sto dicendo che amministrare non è facile, ma è inutile dire Roma non ci dà niente quando Roma ci dà i soldi e li mettiamo lì e non sappiamo cosa farne. No, almeno tratteniamoci in questo caso, informiamoci prima e poi parliamo, punto. Grazie consigliere Tonon. Replica del consigliere Gomiero. Vedo che si agita quando le ricordo cosa anche lei non è riuscito a fare. Non le ho contestato quello che non ha fatto, ma quando si viene qua, come tutti, vediamo di promettere meno e fare qualcosa in più. A Rotatoria Via Pinto era già stata portata a casa, c'era già tutto a posto là. Ci avete messo 5 anni, non è vero? No, non è vero. No, 5 non anni ci avete messo. Non fate botta e risposta, Vabbè, pertanto non vi sentono. Bene, grazie consigliere Gomiero. Prego. Ho visto che ha fatto tutto lei a San Giacomo, però la situazione è rimasta quella di 5, 10, 15 anni fa, quasi. La ringrazio. Grazie consigliere. Consigliere Denardi, prego. Sì, volevo solo citare un paio di cifre, perché quando si continua a dire da Roma non arriva mai niente, capisco che non c'è il consigliere D'Arè stasera, per cui deve avergli passato la funzione lamentazione romana, però insomma solo per il fondo relativo alle funzioni fondamentali dei comuni, degli enti locali per essere precisi, il DL rilancio al comune di Vittorio Veneto ha dato oltre 1 milione di euro. La prima quota l'abbiamo presa subito, la seconda quota, che era comunque a spanne calcolabile, perché in un consiglio comunale avevamo riflettuto, se il 30% erano oltre 200.000 euro, a spanne almeno altri 650 ne dovevano arrivare, alla fine sono arrivati oltre 800.000, lo si sapeva già dai tempi in cui venne approvato il decreto rilancio, quindi insomma, qualche mesetto fa. L'importo definitivo è arrivato a luglio, quindi è da luglio che sappiamo quanto abbiamo ottenuto. Quella è solo una parte dei soldi che quest'anno lo Stato ha riversato sul comune di Vittorio Veneto, come su una marea di altri comuni italiani, ovviamente.
Qualcuno ha preso di più, qualcuno ha preso di meno, perché il modo in cui è stato distribuito quel fondo è stato concordato anche con l'ANCI, quindi anche con i comuni stessi. C'erano comuni che hanno seri problemi perché non hanno più neanche €1 di tassa di soggiorno e non prendevano 40.000 euro come Comune di Vittorio, ne prendevano qualche milionata, altri che hanno altri problemi, perché c'è chi nelle funzioni indispensabili e fondamentali ha determinate funzioni, chi non ce le ha, e quindi l'ANCI ha concordato col governo come distribuire questi soldi. Alla fine, tra una cosa e l'altra, conti a spanne sono un paio di milioni di euro che sono arrivati, per cui almeno sto anno risparmiatela sta storia che da Roma non arriva mai niente, arriva sempre di meno. Poi, per carità, tutti i comuni quest'anno hanno subito perdite fortissime, spese impreviste, ma siamo in una situazione straordinaria, questo non è che devo dirvelo io, lo sappiamo tutti quanti. Per cui, ribadisco, almeno quest'anno risparmiamocela sta solfa che da Roma non arriva niente, anche perché è clamorosamente smentita dai numeri. Grazie consigliere De Nardi. Concludiamo. Lasciamo la parola all'assessore Fasan che deve rispondere alla... No? Ah. Sì, c'era la domanda, mi pare, della consigliera. E dopo passo la parola. Prego, assessore. Allora io mi scuso con tutta la città se queste 4 fontanelle dopo un anno devono essere ancora ripristinate. Prima c'era il problema che si erano rotte le pompe non si trovavano perché sono eccessivamente datate e quelle nuove non ci stanno dentro nel bussolotto dove devono stare. Allora sono state ritrovate, però nel frattempo è andato in pensione l'unico elettricista idraulico del comune di Vittorio Veneto. Sono stati assunti altri 6 operai, speriamo che la divina provvidenza alla fine ci consenta di sistemare. Le sue perplessità sono le mie perplessità, cosa vuole che le dica? Io faccio con quello che ho, i mezzi che ho. Non è cattiva volontà sicuramente, però probabilmente non ci siamo accorti che 8 mesi di Covid, perché adesso tutti parlano di soldi, però noi abbiamo da marzo fino adesso c'è una nuova fase di Covid, i lavori pubblici sono sicuramente quelli che hanno risentito di più di questa situazione, anche perché il DPCM proibiva di lavorare più di una persona alla volta. Alla fine abbiamo cercato di fare del nostro meglio, come tutte le amministrazioni. Sono sicuro che anche il consigliere Tonon è d'accordo, come tutte le amministrazioni cercano di fare. Poi ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi. Vedremo. Assessore, va bene, la ringrazio. Possiamo strapparle un impegno che per il prossimo anno all'inizio avremo tutte le fontane. Ma tu vuoi aprire le fontane in inverno? Non lo so. Bene. Dai, sarà quanto prima, dai, promesso. Dai. Grazie Assessore. Bene, Assessore, anzi Vice Sindaco, prego. Allora, consigliere Dus, avevamo messo in bilancio una cifra di 45.000 euro per introiti delle sanzioni della strada. E non mi ricordo nel 2018, storicamente il comune incassava dai 200 ai 250.000 euro, scusate non sono preciso con la cifra, quest'anno avevamo messo 45.000 euro, ci troviamo a avere in cassa 100.000 euro, incassati 100.000 euro, quindi abbiamo fatto una variazione di bilancio di 55.000 euro. E di queste 200, non sono preciso col numero, ma circa 260 infrazioni sono dovute da maggio con gli autovelox. Quindi sono 260 le infrazioni dagli autovelox. Riguardo all'IMU, consigliere Tonon, come dire, lei è amministrato e sa il bilancio del comune qual è, lo conosce bene.
tant'è che nella previsione di bilancio aveva portato l'IMU al 9,8 perché aveva visto la situazione del bilancio di questo comune. Io l'ho portata al 9,8, i consiglieri hanno votato questa variazione, era il 10, poi l'abbiamo ridotto al 9,8, con l'impegno di darci da fare per far vedere la città più in ordine e più viva. Se ci riusciamo abbiamo fatto la scelta giusta, se non ci riusciamo male, però contiamo veramente di dimostrare che i cittadini fanno dei sacrifici ma hanno dei ritorni. Certo, è arrivato il Covid, è più difficile da dimostrare, specialmente per quel che riguarda le manifestazioni pubbliche, ma vedrete che alla fine avremo ragione. Grazie. L'aumento ha ragione, però viene prima l'uovo o la gallina, visto che l'ha portato lei al 9,8 e io ho ribadito il 9,8, quindi questo è l'eterno scontro che potremo andare avanti per tutti i consigli comunali con questo batti e ribatti, insomma, quindi non so cosa dire. Il bilancio lo conosce, tant'è che nella previsione aveva messo la stessa cifra che abbiamo messo noi. Basta. Bene, allora passiamo alla votazione, mi pare che il tema l'abbiamo esaurito. Diamo per assodata la delibera. Favorevoli? Quanti sono? Contrari? Astenuti? Allora la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla prossima. La prossima delibera tratta un atto di transazione tra il Comune di Vittorio Veneto e i signori Brescacin Lionella e Franzato Alessandro, a definizione del giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia RG 2668/2016. Chiedo all'assessore Antiga di illustrare la delibera. Grazie. Grazie Presidente. Il punto numero 6 transazione Comune di Vittorio Veneto con i signori Brescacin, Lionella e Franzato Alessandro è una vicenda nota a quasi tutti i presenti perché parte ancora dal 1994. Vi leggo un riepilogo velocissimo per arrivare poi ai giorni nostri per inquadrare meglio quello che è poi la definizione che si prova questa sera a fare con la transazione. Con sentenza 689 del 1999 del TAR Veneto, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato 1236-2005, vengono annullati gli atti della procedura espropriativa avviata a metà degli anni 90 con adozione della delibera consigliare 366-1994, recante approvazione del progetto esecutivo invariante allo strumento urbanistico vigente, approvata con delibera della Giunta regionale 5462 del 25/10/95. Con sentenza 389-2006 il TAR Veneto annulla anche la delibera di proroga del termine di scadenza della pubblica utilità, ordinando al Comune di restituire l'area ai ricorrenti, condannando l'ente a risarcire il danno per effetto dell'illecita occupazione delle aree. A seguito del ricorso in appello del Consiglio di Stato da parte del Comune, con pronuncia 4112-2008, viene riformata la sentenza del TAR nella parte in cui condanna il Comune alla restituzione dell'area, che rimane invece nella disponibilità dell'ente in virtù dell'occupazione acquisita, ma viene confermata la condanna al risarcimento del danno. Le parti non si sono mai addivenute a un accordo sul risarcimento del danno, poiché si partiva da una posizione inconciliabile.
I proprietari chiedevano un ammontare di circa 1.350 euro, 1.350.000 euro. Il Comune si assestava nell'ordine con nostra perizia e con perizia anche, io in mente il professor Marella, da 130 a 140.000 euro. I ricorrenti ritornano quindi al Tar Veneto nel 2010 per chi era condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'area e della conseguente occupazione illegittima. Con sentenza 1392-2013 il Tribunale amministratore dichiarava inammissibile il ricorso in quanto sul risarcimento del danno vi era un procedimento espresso con sentenza 389-2006. Può solo essere chiesta l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4112-2008 rimasta non attuata. Nel 2015 i ricorrenti propongono ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza, finalizzata all'emanazione dell'ordine del Comune di Vittorio Veneto di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42 bis testo unico degli appropri. Il giudizio si conclude con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune nel frattempo, gennaio 2016, adottato il decreto di acquisizione sanante. A questo proposito, non avendo accettato i proprietari la riqualificazione in indirizzo proposta del Comune, inizia il contenzioso in serie civile, dapprima davanti al Tribunale di Treviso con una condanna del 27 settembre 2016, si è dichiarato incompetente per materia, successivamente davanti alla Corte Appello di Venezia. Ora il contenzioso è tuttora pendente, ed è stata fissata la data del 17 marzo 2021 per un'ulteriore udienza. In questa data del 17 marzo 2021 c'è la necessità di addivenire a un accordo che ve lo trovate in cartellina come atto di transazione, dove i punti salienti di questa transazione è il punto seguente: una variante che noi andremo ad adottare sulla pista ciclabile, perché nella previsione di piano del nostro piano urbanistico tra via Lazzarini e via Galvani insiste una pista ciclabile che era poi l'oggetto del contenzioso. Questa pista, a dire dai ricorrenti, dicono sì, però con questa pista ciclabile necessariamente io non posso avere la possibilità di passare con le auto e con i mezzi, ancorché sia il segnale poi la consenta, perché se voi andate in loco c'è il segnale così esclusi autorizzati, quindi ad oggi l'autorizzato ci passa, però la previsione urbanistica in questo modo vale di più dell'ordinanza o della delibera di giunta, che la delibera di giunta potrebbe essere comunque smentita la sera e la mattina. Una variante invece ha un iter di programmazione diversa, passa per il Consiglio e ha tutto il suo iter che al punto dopo andremo a vedere. Ci siamo assunti in questo atto di tassazione di portare avanti la variante per togliere la pista ciclabile, che è nata a dicembre 2019 perché per l'appunto il Tribunale diceva che l'area comunque era interclusa ancorché si passasse, perché era prevalente l'urbanistica della pista ciclabile. E se noi adottiamo questo atto di transazione dovremo necessariamente prenderci gli impegni che ci assumiamo in questo atto di transazione e ad avviare l'iter della variante urbanistica. Potenzialmente, lo avete gli atti, tutto lo avete discorso, si tratta di addivenire a una forma economica concordata in 330.000 euro che soddisfa le parti. Il Comune da parte sua in prima istanza c'era stato proposto anche di spostare la pista ciclabile a nord su tutto il perimetro della proprietà, perché non la volevano all'interno della proprietà. Noi abbiamo detto che comunque la pista ciclabile non era un ostacolo per passare da nord a sud delle proprietà, ma c'era la possibilità, visto che insisteva un tombotto, la possibilità di interrompere la pista ciclabile per quei famosi 10 metri, dando la possibilità al transito del veicolo, che poteva essere il trattore o altro che operava nella campagna. Questo punto è stato accolto, quindi rimane la pista ciclabile a nord così com'è, con l'impegno poi di fare quella fine e inizio pista ciclabile
nel passaggio. Altra cosa che troviamo qua, la possibilità di rifare per la verità una pista ciclabile sempre su via Lazzarini, perché ci cedono 3 metri su tutta la lunghezza per poter fare questa cosa. Lascio la discussione, se ci sono altre domande c'è la dottoressa Costalonga per rispondere. Bene, apro la discussione. Sì. Chiedo di mettere le mascherine però, cortesemente, a tutti. Allora. Grazie Assessore per l'illustrazione dettagliata, che però diciamo è già contenuta nei documenti che ci ha dato, ma può essere utile per chi non ha avuto il tempo di leggere tutto. Potrebbe ripetere che cosa ha detto quando ha detto più o meno che il giudice ha detto alle parti di fare una transazione? Può rileggere quel pezzo perché ho capito forse male, mi può ripetere? Quando dice a un certo momento il giudice nella sentenza, nell'ordinanza del 17 luglio, no? Come ha detto? E prima o dopo? Ultime cose che ha detto. Sì, qua mi dicono di mettere la mascherina, cortesemente, Assessore. Mascherina? Mascherina. In pratica ha detto che il giudice ha invitato le parti a fare una transazione. Io ho capito così. No, mi può ripetere? A seguito delle 2 perizie di stime e di consulenza tecnico, il giudice ha adottato l'ordinanza 1878-2020 che rimette la causa in istruttoria partendo dal presupposto che le aree di correnti siano intercluse al traffico veicolare e invita le parti alla conciliazione. Ah, la conciliazione, ho capito la transazione, perfetto. Però adesso dovete aiutarmi perché mi arrivano i messaggi, per cortesia mettete le mascherine, se no mi intasano il telefono. Grazie. Allora, l'assessore mi ha precisato una cosa che non avevo capito bene, vorrei fare il mio intervento. Sta facendo l'intervento, perfetto, Sì. Primo intervento. Questo è un problema molto complesso, no? Perché e poi chiedete ai consiglieri comunali di approvare un atto, un procedimento, senza dare a tutti gli elementi per poterlo fare con un minimo di cognizione di causa, perché lei è passato via veloce, no, sulle cose, però ha parlato per esempio della perizia del CTU, anzi dei 2 CTU, ha citato il nome di un professore. Però sarebbe molto importante capire che cosa c'è scritto in quella perizia, ma ne parliamo dopo. Comunque sono passati tanti anni, forse qualche errore forse è stato anche fatto nelle pratiche amministrative, espropriative di 26 anni fa, comunque ormai quella cosa è chiusa. Io volevo riprendere come sono cambiate le cifre che sono state riconosciute nei diversi passaggi a queste 2 riconosciute, no, diciamo che più che riconosciute, che si è previsto di dover dare agli espropriati nei diversi passaggi, no? Perché siamo partiti da una cifra minima di circa 90.000 euro, poi a seguito dell'acquisizione, della pratica di acquisizione sanante, quella che ha citato anche l'assessore, abbiamo stabilito un'indennità complessiva di 136.000 euro, che sono circa 120.000 euro in più rispetto a quella prevista dalla pratica iniziale, che poi è stata annullata dal Consiglio di Stato. A questo punto, come ha detto l'assessore, i ricorrenti vanno in Corte d'Appello chiedendo una cifra spropositata. Nel corso del processo sono state fatte su incarico del giudice 2 perizie. Ecco, volevo capire esattamente che cosa dicono quelle 2 perizie, perché alla fine la perizia di cui si è tenuto conto è la seconda perizia, non so perché ce ne sono state 2, ma comunque la seconda, e in quella il CTU propone un indennizzo di 280.000 euro. Allora bisognerebbe capire come il tecnico è arrivato a quella cifra, perché sicuramente c'era una cifra che prevede di pagare, di liquidare il valore dei terreni che sono stati espropriati, ma ci sarà sicuramente una parte che è relativa agli indennizi che vengono riconosciuti per l'occupazione, eccetera, eccetera.
Nell'ordinanza che citavo prima del 17 luglio 2020, il giudice accoglie l'indicazione del CTU circa il fatto dell'esistenza dell'interclusione sui fondi, ma non ne accoglie, ma neanche rigetta, la quantificazione fatta dallo stesso CTU circa l'indennizzo a favore degli espropriati, pari a 280.000 euro. Cioè c'è il giudice che dice, sì, il giudice dice anche il CTU riconosce che i fondi sono stati interclusi, che è la forza, è la posizione del Comune. Il Comune dice i fondi non sono stati interclusi per una serie di considerazioni, come diceva giustamente l'assessore. Il piano urbanistico prevede una pista ciclabile, quindi i veicoli non possono passare sulla pista ciclabile. Però il Comune, diciamo, nella, come dire, indicazione di delle funzioni di quella pista, non ha mai riconosciuto che è una pista ciclabile e di fatto ha riconosciuto, diciamo, con quella tabella che c'è là, che dice come si dice, passaggio, divieto di transito ad eccezione dei cicli e dei frontisti. Questo è stato fatto anche con un'ordinanza che a questo punto non so quale valore abbia. Però quello che volevo dire era, insomma, da un lato il giudice accoglie l'indicazione del CTU circa l'interclusione dei fondi. Dall'altro lato non accetta o non dice niente sui 280.000 euro che poi chiederò forse alla dottoressa di spiegare come si è arrivati a quella determinazione. Però il giudice dice anche un'altra cosa in quella ordinanza. Dice: si rende necessario pertanto, per la decisione sulla domanda degli attori, acquisire la documentazione relativa all'esito del procedimento finalizzato alla variante e sentire le parti sui provvedimenti emessi o emanandi dal Comune per consentire l'accesso ai fondi oggetto di causa. Nell'occasione potrà essere tentata la conciliazione tra le parti, tenuto anche conto della circostanza che nella comparsa conclusionale il Comune convenuto si è dichiarato disponibile ad acquisire i reliquati. Poi aggiunge anche, dopo un punto, dice: le parti pertanto potranno formulare proposte transattive. Ora io mi chiedo, perché non accogliamo la proposta del giudice che dice di presentare la documentazione sulle azioni che sono state fatte per, diciamo, togliere l'interclusione di l'impossibilità di accedere a questi fondi. Andiamo in sede di conciliazione e lì vediamo che cosa si può ottenere. Perché dobbiamo prevedere ulteriori 50.000 euro da dare a questi privati sulla base di una transazione su cui restano ancora dei dubbi? Ecco, io credo che per poterci consentire di votare con cognizione dovreste darci molte più informazioni rispetto a quelle che finora ci avete dato, nel senso che una serie di elenchi di interventi, di sentenze, TAR, Consigli di Stato, eccetera, ce li ha dati, però non ci dicono quello che è il contenuto di quelle sentenze. Quindi chiederei di spiegarci bene da parte dell'assessore o della dirigente il contenuto di questa perizia del CTU. E l'altra cosa che mi dispiace dire, sì, esatto, ma perché l'altra cosa che mi dispiace dire è la posizione del Collegio dei Revisori, che se ne lavano abbastanza le mani su questa cosa, perché dicono: in ottica transattiva, dice no, l'ulteriore esborso di 45.000 euro appare riconducibile nell'ambito di una normale alea dell'esito del giudizio in rapporto alla somma pretesa dalla controparte di 836.000 euro. Ok? Ma se la parte avesse chiesto 1.600.000, diceva che andava bene 90.000, cioè il doppio? Cioè, mi sembra un modo di aiutare, perché credo che la funzione del Collegio dei Revisori dovrebbe essere un'altra, non quella di cercare di lavarsene le mani e poi di mandare a noi, che non abbiamo nessuna conoscenza di tutte le cose che sono successe, non abbiamo la documentazione e niente, di prendere una decisione così difficile e così onerosa per il Comune. Grazie, consigliere De Antoni. Consigliere Dus. Sì, la questione, come ha giustamente e dettagliatamente spiegato il consigliere De Antoni, è abbastanza complessa. E io provo a riassumerla un po' così.
Beh, innanzitutto, visto che se ne lamenta sempre anche fino a pochi minuti fa, finalmente qualcosa viene dato a San Giacomo. No, è San Giacomo. La pista va a San Giacomo. Ok. Cene da basso. Diamo 330.000 euro a una famiglia, togliamo una pista ciclabile e rimettiamo una pista ciclabile. È un po' un giochetto, ma è questo in definitiva quello che che andrete ad approvare questa sera. 330.000 euro, una pista ciclabile che già esiste e viene sfruttata giustamente da tutti, una strada che viene sfruttata da tutti, dai proprietari del fondo per coltivare il fondo, come abbiamo sempre visto in questi anni, e purtroppo per una questione meramente amministrativa ci trasciniamo dal 94 questa vicenda. Ora avete scelto di sposare questa proposta transativa come non suggerito, come indicato nella sentenza, perché come spesso accade nelle sentenze non indicano la strada, ti danno una possibilità. Questa è una possibilità e questa viene scelta. Certamente è una possibilità onerosa per i cittadini che si vedono costretti a spendere 330.000 euro, risarcire alcuni direbbero, e si vedono costretti poi a spendere ulteriori soldi per realizzare una pista ciclabile. Qui non è quantificato, probabilmente lo troveremo in una variazione nel prossimo piano delle opere pubbliche o un'altra variazione di bilancio, il costo di realizzo della futura pista ciclabile. Quindi vabbè, oltre ai 330.000 che abbiamo visto si discostano da quanto in realtà previsto il CTU, ci sono anche i costi di realizzazione della pista ciclabile. Ci sono, come ha detto giustamente il consigliere De Antoni, molti punti non limpidi su questa vostra decisione di proposta transativa e spero che possano essere chiariti qui questa sera, perché spendere e dare 330.000 euro non è proprio una cosa che si fa con un batter di ciglio. Quindi ci sono delle responsabilità molto pesanti e spero, ripeto, che vengano date tutti i chiarimenti. Non lo dico tanto per me, che io posso benissimo astenermi o votare contro questa vostra proposta, lo dico più che per voi che dovete poi votarla e assumervi la responsabilità. In questo ambito si dice spesso, ma tu cosa avresti fatto? Sarei andato avanti con le cause, perché secondo me spendere in questo momento 330.000, come abbiamo visto, non ho la certezza di avere né il risultato, e mi sembra veramente una cifra folle rispetto a quanto si era partiti. Consigliere, sì, prego, veloce, grazie. Cioè, non è che il giudice dica che dobbiamo fare la transazione, si può andare in udienza e in sede conciliativa davanti al giudice di trovare una soluzione, perché anche credo che sia, siamo più coperti se facciamo una cosa del genere. Questo volevo dire. Grazie consigliere, precisazione. Altri interventi? Consigliere Balliana. Grazie Presidente. Allora, le perplessità espresse dal consigliere De Antoni e dal consigliere Dus sono anche le mie, nel senso che la cifra è una cifra importante e qualche approfondimento in più è necessario. E forse anch'io avrei scelto la strada consigliata dal consigliere Dus se dovessi fare un'ipotesi. Volevo chiedere da un punto di vista tecnico, visto che è strettamente correlato questo punto con il punto successivo, in riunioni di capigruppo avete deciso di tenere le discussioni separate o... Sì, non abbiamo neanche parlato di questo tema, della possibilità di unire queste due. Quindi rimangono separate, quindi le domande, vabbè, le faccio forse 2 volte, ma non importa. Allora, intanto volevo chiedere io sto leggendo la convenzione, il schema di convenzione, dove c'è scritto che al punto 7
nel corso del processo che sono state acquisite 2 perizie d'ufficio a firma del dottor Stellin e il dottor Giorgio Trentin. Queste perizie, cioè, potete dirci almeno cosa dicevano, cosa illustravano, grazie. E poi, andando sempre nella convenzione, si entra poi nel merito della variante anche, no? Perché il Comune di Vittorio Veneto, oltre a dare la somma pattuita, si impegna anche a fare una variante al piano regolatore e nella convenzione stessa vengono indicati i riferimenti di questa variante. La variante consiste nel convertire il tratto attuale della pista ciclopedonabile, compreso tra strada di via Galvani e via dei Furlani, a viabilità veicolare carraia pubblica. Allora, la mia domanda è una questione tecnica, non so se può rispondere adesso, Assessore, o lo faccio nel punto dopo. Io gliela pongo. La strada che noi rendiamo veicolare finisce dove? Mi spiego. Arriva fino... Prima era tutta pedonale, ciclopedonabile e quindi usciva in largo Cini, per intenderci. Adesso io nella variante vedo che il tratteggio della strada arriva prima dei fabbricati degli edifici in questione. Volevo chiedere, il pezzo di strada, quella là, è pubblica o viene interclusa? Ok, quindi domanda, la strada carraia è accessibile ai ciclisti e ai pedoni e quindi c'è la possibilità di collegarsi con un vicolo Cini, con largo Cini. Poi chiederò, quando il punto successivo, magari una precisazione rispetto a questo, perché è un punto fondamentale questo, ma lo vedremo poi. Ma siccome è scritto anche nella convenzione, volevo un po' vedere di trattarlo prima se era possibile, ma magari chiedo Io dopo. penso che se serve a capire meglio le cose può anche fare riferimento adesso, sinceramente. Ecco. Sì, allora io ribadisco questo discorso. Chiedo se la variante apportata dà la possibilità alle biciclette e ai pedoni di poter ancora continuare ad uscire in largo Cini come adesso stanno facendo. Ci sarà intanto mi fermo qua. Vabbè. Sì. Sì. Beh. Il dirigente qua, forse. La dirigente. Una slide, c'è qualcosa che si riesce? Un attimo che chiamiamo l'ingegnere che così riesce a farci... Sì, esatto, qua. Sì. Sì, che non può essere promiscue le cose. Dopo sì. Ecco, sì. Ingegnere, proiettiamo una slide che così almeno si capisce di quello che stiamo parlando. Ti lascio. Cercare di capire dove me l'ha salvato. Volete unificarli? No, credo a questo punto.
Chiede troppo. Ecco, sì. ecco il partito. Si è accesa una luce. Sì, sì. Vedete qualcosa? Aspetti, ecco, ok. aspetti un attimo. Un attimo di pazienza che No, non ce l'ho. proiettiamo una slide. Io non ho più pallida. Sì, sì, si vede. Sì, sì. Sì, così si dorme. Questo pezzo qua, Questa scusatemi. Perché non funziona? Ok. Allora, questo è l'inquadramento generale, quindi questo è com'è oggi. Riuscite a vedere? Questo è il piano regolatore vigente, quindi, scusatemi, che ho paura che sì, qualcosina sì. Beh, ma riuscite a vederlo qua, eccoci qua. Allora, il piano regolatore vigente prevede questo tratto, vedete che sto percorrendo, come pista ciclopedonale. Ciclopedonale, sì. La proposta, e lo vediamo qua, dove viene a sparire questo tratteggio che era fatto da un pallino e da un triangolo, prevede invece che diventi viabilità ordinaria. Se guardiamo qua, forse riesco a spiegarmi meglio. Allora, in giallo ho segnato quello che nel piano regolatore vigente è prevista come pista ciclopedonale. In rosso ho segnato la fascia di terreno che verrà ceduta al comune per la realizzazione della pista ciclopedonale e quindi per ricongiungere questa parte con la parte poi a sud. Quindi il percorso diventa questo. Chiaramente quello che è in giallo diventa una viabilità ordinaria che non è interclusa né alle biciclette né ai pedoni. Un attimo, le domande, prego. Questo sopra rimane com'è, ci sarà 10 metri. Messo un segnale di fine e ripresa pista ciclabile. In corrispondenza del tombotto, in origine la richiesta della committenza era di spostare tutta questa pista ciclabile al limite della proprietà. Ma non la sentono se parla Il microfono così. perché sennò non sentono a casa. Allora, dicevo che dove io ho segnato, ecco, se riesce, un po' più avanti lì un po' esatto, lì ci C'è sarà il tombotto e verrà messa a fine. c'è già il tombotto e ci sarà un inizio e fine pista ciclabile per 10 metri. In origine loro chiedevano che tutta la pista, proprio dove parte là, andando su dritto, facesse tutto il limite di proprietà e andasse poi qua non si vede il resto. e poi andasse a collegarsi con la pista che poi prosegue, quindi lasciare fuori tutta la parte di proprietà che non fosse in questa maniera interclusa. L'intercluso per i mezzi agricoli abbiamo detto che non c'è perché possiamo tranquillamente chiudere e aprire per quei 10 metri, togliere la pista ciclabile, anche perché il rettilineo è abbastanza lungo, non ha nulla, quindi c'è la massima visibilità e sicurezza. Cioè, se arriva una bici riesce a vedere un mezzo agricolo che sta arrivando in prossimità del tombotto. E quindi quella rimane com'è, rimane invece la possibilità di fare, dove c'è la cessione dell'area, quindi il rosso, di fare una pista ciclabile che sarà fatta a spese del comune, quando ne avrà le risorse. Noi parliamo, si diceva prima, e poi la dottoressa Costalonga, magari se viene gentile mi dà anche una mano, non è che noi i 330.000 euro, che potrebbe essere una proposta di chiusura dell'avvertenza, sia una cifra buttata là così, perché 330 è sì, brava, bello, più di 300 e meno di 400, non è così, perché noi dobbiamo ragionare sul delta, che sono 283, la mia memoria, sa 283.000 euro. Che cosa sono i 283.000 euro? Sono la prima perizia del CTU Stellini, che aveva fatto un danno quantificato in 133.000 euro.
La controparte dice no, non è una valutazione corretta perché non è stato tenuto conto di diverse cose. L'articolo 42 bis dice il 10% del non patrimoniale, l'indennizzo dell'occupazione ante di tutte le aree, tu le hai occupate al 94, non hai mai pagato una lira. E quindi Trentin rifà la perizia da CTU e dice al giudice guarda che secondo me è 2,83 il danno. Quindi noi possiamo pensare 2,83 da remunerare, insomma per me è danno, chiedono un risarcimento del danno, dell'occupazione della pista ciclabile. Sì. Ovvio, sì. Questa è un'altra domanda. Sì, è la stessa, però se ragioniamo in economie, se domani mattina andiamo a discutere in udienza, passiamo dal 283 in su. Come è diviso? È importante, importantissimo, però le economie che oggi mettiamo in campo sono 283 in su. Cioè non è che possiamo arrivare al giudice a dire senti, il tuo CTU Trentin ha detto 283, io dico 100, perché il giudice dice prendo per buono il 283, se voi ci aggiungete qualcosa, nel nostro caso sono 45.000 euro circa, giusto? Vi diamo anche la terra, si può addivenire a una transazione che parte da 1.350.000. Ovvio che oggi si fa un ragionamento di convenienza delle parti. Il giudice potrebbe dire, e magari potrebbe essere una scelta, dice va bene, diciamo 600.000. L'ha detto il giudice, siamo felici. Non è proprio così. Cerchiamo di fare un ragionamento consono e cercare di chiudere un'avvertenza del 94 proponendo non moltiplicare per 2, per 3 o per 4, un ragionevole numero che dia la possibilità anche alla controparte di dirti di sì. Perché noi potremmo andare là a dire non 2,83, te ne diamo 200. Perché no? E non possiamo dire che il CTU ha sbagliato. Non è questa... E che è 200 la cifra giusta. Scusate, cioè, andiamo... scusi Assessore, non è questo il luogo dove si fanno questi tipi di ragionamenti, ma è la commissione, ok? Allora, in Consiglio Comunale si portano le deduzioni e voi fate le controdeduzioni a seconda dei tempi degli interventi previsti e poi si va al voto, perché altrimenti stiamo qua tutta la sera con vota e risposta. In attesa che la dottoressa trovi il dato per fare il distinguo, possiamo anche dire che la pista ciclabile a nord non si tocca. Avevamo quantificato che era un punto irrinunciabile della proprietà, che spostarla costava circa 50.000 euro. Solo spostare la pista ciclabile a nord. Lì invece ci hanno detto no, quella rimane a questo punto. Sì, però non possiamo neanche qua a stare tutta la sera a dire, cioè, se ci sono dei tempi... No, qua, questo sì. Allora la valutazione... Sì, si vota, si fanno gli interventi come da regolamento questa è quella di e basta. La valutazione che lui arriva... aspetta, sia 126 più 156 dovrebbe essere 2 e 6 e 6, 12, 2,83. Adesso aspettiamo le risposte dell'assessore con calma. Lui però voleva sapere la valutazione. 2,83. 3,30 meno 2,83. Sì, no, perché voleva sapere... e quanto? Allora, il valore venale delle superfici espropriate sono 19.000 più 4.000, il resto è indennizzo. 19.000 fondo prescatching e 4.600. Questo è il valore venale delle superfici. Il resto è il pregiudizio, ok? Quindi 25.000 più o meno, sì. Il valore venale dell'area, sì, delle superfici espropriate. Delle superfici espropriate sono esattamente stabilite con
questo è il CTU che scrive, fondo Brescacin 19.459 e fondo Franzato 4.620, valore venale del terreno. Tutto il resto, deprezzamento e quel che ci sta. Ai sensi dell'articolo 42 bis. $25 di massima, tutti e due sommati. Sono 19 e tot. Sì, però senza microfono non si sente nulla, senza microfono non si sente nulla. Sì. Va bene. Continuiamo con la discussione. Consigliere Tonon. Grazie. Allora, intanto è buona cosa aver capito il contenuto della perizia del CTU, perché era semplicemente citata. Non viene citata, almeno io non me ne sono accorto, la nostra perizia, quella di parte che avevamo fatto noi, che partiva da cifre, se non ricordo male, circa metà, attorno ai 140 se non ricordo male, rispetto alla perizia del CTU. Mi riferisco ovviamente per sottolineare la distanza tra la perizia nostra 140, 280 e CTU 850.000 circa di richiesta. Perché lo dico? Perché francamente trovarsi in delibera e poi pari, perché se non ho letto male non c'è una virgola, caro collega De Antoni, di difformità da quanto c'è in delibera a quanto affermano i revisori del conto, a proposito appunto che in un'ottica transattiva l'ulteriore esborso è uguale. Non so chi abbia copiato. L'ulteriore esborso di 45.000 euro appare riconducibile nell'ambito di una normale area, posto che la controparte aveva chiesto 836. Ma non sarebbe stato più, non dico intelligente, corretto scrivere in rapporto non alla somma pretesa, alla somma fissata dal CTU di 283.000 euro, punto. Poi si può ritenere che sia o meno all'interno dell'area 45, ma non 45 su 283, 45 su 836, ma 45 su 283, mi pare molto più corretto. No. Sì, Assessore, perché ripeto, se, come l'esempio che ha fatto il collega De Antoni, se avessero chiesto il doppio, allora 90.000 andava benissimo come area. Se avessero chiesto 10 milioni, potevamo dargli 500.000 così, ma che discorsi sono? Cioè, ci riferiamo alle pretese quando il CTU, che è il braccio armato, lo dico in senso buono ovviamente, del giudice, dice 2,83, di cui valore venale 25.000. Non mi pare francamente molto corretto citare le pretese dei ricorrenti. Consigliere, perdoni, ma se fosse così facile, lei pensa che una causa del 93 sia ancora in atto? Se fosse così conciliabile quando semplicemente... mai ho detto che è facile? Ma lo dico io, se in tutte le udienze è così facile, non riesco a capire perché in tutte le udienze citate non c'è una conclusione di questa cosa. Perché abbiamo ritenuto maggiormente favorevole favorevole per il comune resistere, perché se no qualcuno avrebbe potuto dire va bene 8,36, ma stiamo scherzando? Conviene che tutti hanno resistito sulle sue posizioni. Guardate che vengo a tirarvi via il microfono con le mani. Dunque. Cioè, qua dentro non si fa botta e risposta perché la gente non capisce. Allora si fa un intervento, si lascia finire, poi si riprende e si replica, finisce e poi passa all'altro. Ok, grazie, vado avanti. Prego. Poi è singolare e potrebbe dar adito, io ovviamente non penso assolutamente così, ma potrebbe dar adito a qualche pensiero recondito il fatto che la signora Brescacin si impegna una volta riscosso il corrispettivo, approvata la variante, vi regalo 300 metri. E qualcuno dice, ma non sarà mica i 45.000 che servono per i 300 metri? Perché sono 150 euro al metro, me part en tête, visto che tutto il terreno lo paghiamo meno i 25.000 euro.
300 metri li paghiamo, si potrebbe interpretare qualcuno così, 45.000 euro. Allora io non voglio fare ovviamente il terrorismo come piaceva fare a qualcuno che si mette da quella parte, si alzava, non in piedi ma quasi, state attenti consiglieri, voi di maggioranza, è il patrimonio vostro, responsabilità erariale, responsabilità... No, siete grandi vaccinati e decidete voi cosa fare. Però francamente a me pare, ripeto, quantomeno intelligente ripensare un attimo alle valutazioni che sono state fatte, a quella nostra come comune, a quella del CTU 283 rispetto alla richiesta 836 e calcolare che l'alea di 45.000 euro buttati là così, a fronte poi di un regalo, di una regalia di 300 metri di terreno per fare la pista ciclabile, quella segnata in rosso, potrebbero essere considerati quantomeno come inusuali, ecco, diciamo così, per usare un termine il più possibile asettico. Anch'io andrei avanti. Come mettiamo dove c'è il tombotto citato dall'assessore 10 metri, fine pista ciclabile da una parte, inizio pista ciclabile dall'altra, lo metterei anche dall'altra parte. Nei 300 metri non c'è più pista ciclabile, c'è una pista che viene utilizzata in maniera promiscua da ciclisti, pedoni, motocicli, carri agricoli, eccetera, chi che vuol, punto e basta. Paghiamo l'indennizzo che ci è dato, l'indennizzo che ci è stato chiesto, fra virgolette, o si va avanti, proposto come dal CTU, è chiuso. Non spendiamo un euro in più, e le biciclette continueranno a girare esattamente come stanno girando oggi, punto. Perché un domani, oltre ai soldi che dovremo spendere per la pista ciclabile, per i ciclisti non cambierà assolutamente nulla. Forse qualcuno manco si accorgerà nel tombotto inizio, fine pista ciclabile, come qualcuno non si era mai accorto che non c'era l'indicazione pista ciclabile nel trattino giallo, punto. Se posso... Grazie consigliere, un secondo, sì? Perché io purtroppo non ho la gestione dei microfoni degli assessori. Male. Per cui, ecco, la faremo mettere, la prossima volta la faremo mettere e dopo li gestisco. Allora, la parola ai consiglieri la do tramite il tasto che schiaccio, agli assessori non riesco perché non si capisce. Allora, perlomeno, cortesemente, seguite le regole affinché io riesca a gestire questo consiglio in maniera civile. Grazie. Consigliere Denardi, prego. Grazie. Posso chiedere un chiarimento tecnico prima di fare l'intervento? Presidente? Sì. Posso? Prego. Allora, sul parere dei revisori dei conti, che come notava il consigliere Tonon è abbastanza analogo alla proposta di delibera, ma citando la proposta di delibera suppongo che siano i poveri cristi, come li aveva chiamati qualcuno, ad aver, diciamo, sbirciato sul lavoro degli altri. C'è scritto, si parla di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso dal quale si evince l'opportunità e convenienza dell'ente di addivenire alla sottoscrizione della convenzione. Siccome suppongo che il collegio dei revisori non abbia esperienza legale, nel senso che hanno laurea in qualcos'altro e non in giurisprudenza, credo che sia stato l'ufficio legale del comune a fare questo giudizio prognostico alla luce delle sue conoscenze professionali. Posso avere la conferma? Prego. Sì? Grazie. Allora, caro assessore che prima mi dice che partiamo da 1.300.800.000, vabbè, i numeri cambiano, il concetto non è poi così tanto fondamentale. Stiamo partendo da una cifra... Mi scusi. Da una cifra molto rilevante chiesta da controparte a un parere del consulente tecnico del giudice di circa un terzo a spanne, poco meno, insomma, ecco.
Allora non è che io parto dalla domanda di controparte to cure e dico, boh, mi conviene dargli 45.000 euro, perché se domani mattina l'auto dei vigili urbani, della polizia locale, investe la mia e mi distrugge l'auto e io chiedo 6 milioni di euro al comune, non è che poi il comune viene a fare la transazione dicendo, beh, cavoli, voleva 6 milioni di euro, diamogli 100.000 perché comunque meno i 6 milioni. Bisogna anche valutare quanto ragionevole sia la richiesta di controparte oppure no. Cioè, dare per scontato che tanto chiedevano 800.000 o 1,3 milioni, insomma, mi pare abbastanza semplicistico come affermazione. Io vorrei che si capisse però, e che i vittoriesi capissero più che altro, quello che in realtà noi stiamo dando ai signori Brescacin Franzato. Allora, noi gli diamo quello che ha stimato il CTU, 45.000 euro, come ci siete arrivati non è dato capirlo, cercherò di capirlo, così in un'ottica transattiva, ok? Gli diamo la valorizzazione del loro terreno perché quei 10 metri in cui loro possono passare è una valorizzazione del loro terreno, sia anche di 1 centesimo, vale di più di prima. In più il comune, gioiosamente, come rilevavano i colleghi consiglieri, dovrà spendere dei soldi per fare una pista ciclabile in parte ad una strada che comunque credo la gente continuerà a utilizzare come pista ciclabile, per cui qualcuno, io sono strettamente favorevole alle piste ciclabili, però ricordiamoci che in questo caso dovremmo pagare per fare una sorta di doppione. E vabbè, divise in 2 ovviamente le spese di registrazione dell'atto, ma quello va da sé. Il consigliere Tonon prima ha detto che gli viene da pensare che i 45.000 euro servano ad acquistare in realtà la fascia di terreno. A me viene il sospetto che siccome le transazioni si fanno a spese compensate, quei 45.000 euro i signori Franzato Brescacin li vogliano perché prima o poi i loro legali dovranno pagare e tutti sti anni di spese legali non è che siano cifre poi particolarmente basse ovviamente, insomma non credo neanche che i colleghi lavorino gratis, quindi giustamente li dovranno anche pagare. Voglio essere cattiva, pensare male, diceva qualcuno, alla fine ci si imbrocca sempre. Ho il sospetto che i 45.000 euro non servano a acquistare il terreno, ma servano a ristorare qualcun altro. Grazie. Grazie consigliere, se vuole rispondere magari subito. Prego Assessore. Grazie Presidente. Intanto non credo che sia un buon metro di confronto dire che siccome la mia controparte paga l'avvocato io no, lo tengo impiccato per 40 anni e gli va sul conto. Perché voglio o no, anche il nostro avvocato costa soldi, anche... silenzio. Allora, lasciatelo finire. Stiamo parlando che i 45.000 euro servono per pagare il loro avvocato, come per dire si può. Secondo me non è così, per la verità, perché i soldi sono soldi di tutti, anche se il nostro avvocato è un dipendente, consuma comunque tempo e risorse, quindi rispetto anche per il valore che ha. Poi, poi risponderà. Invece volevo fare nota. Lasciamo finire. Se posso finire cortesemente, facciamo nota ai vittoriesi perché si è aperta questa sentenza, questa vertenza. E chiedo cortesemente alla dottoressa Costalonga di illuminare un po' perché è partita sta scintilla, perché magari un po' più attenti non saremo qua a parlarne. Se per cortesia il Presidente gli dà un minuto, facciamo da come è partita. Prego, grazie Presidente. Prego dottoressa. No, ma non c'è scritta la motivazione però. Sì, allora se non ricordo male, perché ovviamente sì, perché non riesco, vabbè, ok, se non ricordo male le motivazioni per le quali poi è stato, diciamo, iniziato il contenzioso è che quando è stato approvato, diciamo, il progetto che prevedeva la procedura poi espropriativa, non era stato diciamo, fatto l'avvio del procedimento
cosa che era, diciamo, la legge che prevedeva l'avvio del procedimento riporta la data del 1990, eravamo negli anni 1994, prego? Sì, era in vigore da poco. E poi un altro motivo è che c'era appunto la commistione pista ciclabile con passaggio per le auto, cosa che non poteva essere, diciamo, che era stata ritenuta illegittima da parte della giurisdizione, del TAR. Questi, mi sembra, cioè di ricordare, erano due motivi per i quali poi la procedura, cioè il contenzioso è praticamente iniziato. Grazie dottoressa. Ridò la parola al consigliere Denardi. Prego. Allora, Presidente, io le chiedo cortesemente se, al di là del fatto che il regolamento prevede che gli assessori parlino 2 volte come i consiglieri, e ormai l'assessore Antiga credo abbia parlato 15 volte, ma al di là di questo non voglio entrare, lei Presidente, le ricordo solo cosa ci sarebbe scritto in realtà. Chiederei la cortesia all'assessore Antiga di ripetere quello che dico io, non quello che si inventa lui. Io non ho mai detto che noi dobbiamo tenere la gente impiccata perché per 10 anni, 20 anni, 30 anni facciamo le cause e non gli paghiamo gli avvocati. Questo io non l'ho mai detto, se l'è sognato lei. È cortesia citare quello che dico io, non quello che si inventa lei. No, silenzio. Prima cosa. Seconda cosa, io non ho detto che noi dobbiamo pagare a qualcuno, non dobbiamo pagare. Io ho semplicemente detto che 45.000 euro mi viene sospetto sia i soldi che qualcuno vuole perché deve pagare i suoi avvocati tenendo netto il risarcimento che ha ottenuto dal CTU, che è ben altra cosa rispetto a quello che ha detto lei. Nel 94 io avevo 12 anni, quindi non so cosa vuol dire la frase per favore dottoressa spieghi perché è nato tutto questo, riferita alla sottoscritta. Non credo fossi in grado di far parte del Consiglio Comunale, tranne che a Vittorio Veneto non ci fossero norme diverse dal resto d'Italia. A 12 anni io ero a scuola e stavo imparando quello che dovevo fare. Non stavo certo qua in Consiglio Comunale a decidere e fare le delibere. Quindi le sue frecciatine su cosa succedeva nel 94 se le può riferire a se stesso, perché all'epoca lei sicuramente 18 anni li aveva, io sicuramente no. Grazie, consigliere. È vero quello che ha detto, gli assessori possono parlare solamente 2 volte, quindi andiamo avanti con la discussione e poi passiamo al voto a questo punto, quando tutti hanno fatto i 2 interventi. Grazie. Consigliere Balliana, o De Bastiani, scusi, De Bastiani. Sì, lo stesso. Sì, anch'io ritengo sia opportuno continuare e non cedere con l'accordo, anche secondo me in rispetto a tutti gli altri cittadini che sono stati coinvolti nell'operazione della pista ciclabile, e mi sembra che, adesso non so se sia l'unico, ma insomma che hanno accettato e non hanno creato problemi per la realizzazione. Mi sembrerebbe ingiusto cedere perché è di fronte così a un atteggiamento di opposizione. L'altra cosa che osservo e così mi viene subito in mente è che con questa soluzione facciamo un atto di regressione della mobilità sostenibile, cioè in nessuna città si tolgono piste ciclabili. E in questi tempi soprattutto si tende a incentivare appunto la mobilità sostenibile, quindi mi sembra poco opportuno togliere la pista ciclabile, che tra l'altro toglierla vuol dire, a mio avviso, regalare qualcosa a qualcuno che non sono sicuramente tutti i cittadini. Volevo soffermarmi su un altro punto, cioè sul fatto che il Comune è stato condannato anche per il motivo che ha appena citato la dottoressa, che la pista non poteva essere promiscua con la viabilità carraia, no? Ecco. E questo voglio dire,
fa venire in mente subito, penso a tutti quanti, un altro caso che qua a Vittorio abbiamo recentemente portato anche in Consiglio Comunale, quindi teniamo conto di queste cose. Mi chiedo, l'amministrazione tiene conto della storia di quello che succede nel corso delle varie amministrazioni, perché alla luce di una cosa del genere, l'altra operazione, quella di Francesco da Milano, mi riferisco, non doveva essere assolutamente fatta. Grazie consigliere De Bastiani. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Io volevo chiedere alla dottoressa Curti se cortesemente può farci vedere la tavola 7 della scheda normativa 7 della variante, che volevo farle 2 domande. Così spiego. Eccoci, perfetto, sì, grazie. Allora, volevo chiederle il tratteggio della strada che si renderà carrabile. Sì, esatto, il tratteggio a un certo punto si ferma, andando all'interno dei fabbricati, si ferma proprio in quella zona là, no? Arriva fino là. La mia domanda è molto specifica, quel tratto di strada, di sedime, che c'è il ponte praticamente, rimarrà pubblico e di accessibilità dei pedoni e anche delle piste ciclabili? Questa è la domanda, la faccio perché è fondamentale da un punto di vista urbanistico che la pista ciclabile abbia un'intersezione con tutta la zona a ridosso, insomma, di via Galvani e anche dell'emisfero, quindi c'è una zona immensa da un punto di vista abitativo, e quindi sono già poche le intersezioni all'interno della pista ciclabile di Vittorio Veneto. Questa è di fondamentale importanza, quindi chiedo alla dottoressa se intanto rimane pubblica. Poi là c'è anche un cancello, vado un po' a memoria, e chiedo un domani se ci fosse una riqualificazione dell'intera area, si può chiedere appunto che la zona rimanga di accessibilità pubblica. Questo lo dico perché appunto dobbiamo garantire assolutamente il passaggio nella zona abitata, anche perché poi c'è tutto il complesso di Cini che è stato recuperato, e quindi ci sono tantissimi ragazzi che prendono la pista ciclabile per recarsi a scuola, quindi voglio dire, dobbiamo un po' valutare anche questo tipo di situazioni. Chiedo se sono state valutate. Non da ultimo, però, ho qualche perplessità sulla pericolosità a questo punto, no? Allora, o verrà messo un cartello che accederanno solo i residenti della zona, o quantomeno ci sono 2 controcurve, insomma, se ci passano le biciclette, i pedoni e le auto, capite che diventa anche una questione di pericolosità, insomma. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Scusi. Un secondo. Nella zona verde privato, quella grande in area, quella non tratteggiata, quella nelle altre schede è tratteggiato il verde privato. Domanda, qui in questa non è tratteggiato, cioè è un problema tecnico? Ok, grazie. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Francamente non ho capito il motivo per cui l'assessore Antiga aveva chiesto alla dottoressa Costalonga di dire come era cominciata, nel senso che è scritto tutto qua, 1900, decisione del Consiglio Comunale del 1994.
Decreto espropriativo del Presidente della Provincia di Treviso 2001. Mi pare fosse Zaia, fra l'altro. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Punto di domanda. Boh. Piuttosto, forse, non lo so, mi chiedo, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008 al 2016, cosa è stato fatto? Punto di domanda. Perché c'è un buco qui allora. Cosa è stato fatto? Boh, lo chiedo a lei, assessore, lei assessore. A parte non capisco perché sia lei sul lato di transazione e non il vice sindaco che ha la delega, però non importa, a sem perdere. E non so, mi chiedo. No, non sa se sa, secondo me, non se può rispondere. Ah, quindi lei sa cosa è successo dal 2008 al 2016? Assessore. Visto che allora lei ha seguito, le chiedo come mai con decreto dirigenziale numero 20, perché lei, siccome è un provocatore e a me piace rispondere alle provocazioni, numero 20 del 22 gennaio 2016, in esecuzione della delibera, questa è una proposta che fa lei come assessore, della deliberazione del Consiglio Comunale 7-2017, vabbè Nostradamus, però che il dirigente a gennaio 2016 sappia cosa il Consiglio Comunale deciderà nel 2017 mi pare un po' grossa. Ma l'ha proposta lei? È lei che chiede alla dottoressa come mai è successo allora. Io ho l'impressione che a volte dovremmo essere un po' più seri. Dovremmo essere un po' più seri in queste cose, assessore, e non andare a cercare chi nel 94 geometra che forse si è dimenticato di avviare un procedimento di una norma nuova. Poi col decreto, fra l'altro, del Presidente della Repubblica, della provincia di Treviso che lei conosce, come fosse responsabile. Non era responsabile di sicuro, però è citato qui. Credo ci voglia la stessa serietà che è mancata prima al suo vice sindaco, quando io gli ho chiesto quanto erano i soldi, non è stato in grado di rispondere. Perché? Perché è pesante dire chiediamo 1.600.000 euro all'anno, ogni anno ai cittadini. È duro dirlo, è pesante dirlo, soprattutto in questi tempi. È molto pesante, però è quello che è successo. Risposta, anche lei aveva previsto. E allora faccio la domanda secca. Sono mai aumentati gli F24, visto che si paga là, quando ero amministratore io? Vediamo se qualcuno alza la mano e può rispondere sì. Aumenta l'F24 quando lei è assessore Antiga? Sì, io alzo la mano e voglio vedere se è in grado di smentirmi queste due affermazioni. Più serietà ci vuole. Allora, siccome il consigliere De Nardi mi ha fatto notare che l'assessore Antiga ha già parlato 2 volte e io qua dentro devo far valere il regolamento, dico solamente che avevo lasciato un botta e risposta vista la complessità dell'argomento, però a questo punto devo far valere il regolamento, quindi non posso far parlare l'assessore Antiga e le domande del consigliere Tornor rimangono, diciamo, inespresse. Se voi mi date la possibilità faccio un'eccezione alla regola e mi date la possibilità di darle la replica? Sì. Sì, prego. Un attimo. Solo per chiarire il mio rilievo, visto che mi aveva... No, è giusto quello che lei dice. No, semplicemente un conto è la risposta tecnica, un conto fare una valutazione politica ogni 30 secondi, però, insomma... Mi sa che, che è difficile certe volte fermare... Sì, però allora, forse sarebbe stato più opportuno, come io ho chiesto... Facciamo insieme le domande tecniche e quelle e i ragionamenti di merito, insomma, diciamo così, o no, quando io ho fatto il mio intervento, fare un giro tecnico, vista che lei stesso ritiene la complessità dell'argomento, fare un giro tecnico, finito quello di passare alle valutazioni di merito, politiche, chiamiamole come vogliamo. Il mio ragionamento, cioè il mio discorso era semplicemente che avere un botta e risposta continuo da parte dell'assessore sia su questioni più prettamente politiche sia su questioni tecniche andava veramente oltre non era per zittire nessuno, insomma. Va bene, allora io lascerei, se mi consentite un attimo, la replica al consigliere Tonon, che mi sembra che abbia fatto la replica dell'assessore al consigliere Tonon, che mi sembra
che abbia fatto un intervento interessante. Prego, Assessore. E consigliere, è nell'atto di delibera che ha trovato... Della bozza o della delibera? Della bozza o della delibera? Della delibera? Sì, della delibera. Sì, ma ripeto, gli errori non è un problema. Mi ha sbagliato un sacco di volte anche quando amministravo io. Sì, è corretto, punto. No, se vuole fare l'intervento di replica, no, non è che voglio sforzare interventi. Bene, allora abbiamo trovato la risposta. Un'altra, ingegner Curti, prego. Consigliera, così intanto che cercano i dati. Allora, è passato un attimo, mi pare di ricordare che lei mi chiede se questo tratto di strada poi consentirà per i fruitori della pista ciclabile di poter continuare ad uscire e quindi accedere verso il resto del centro abitato. Sì, perché diventa una strada pubblica. Dopodiché la volontà sarebbe quella di limitare l'accessibilità a questa strada pubblica ai soli frontisti, di modo che non diventi una strada di passaggio aperta a chiunque, cosa che su una strada pubblica è sempre possibile fare, soprattutto in una situazione come questa dove effettivamente possono esserci dei motivi di sicurezza. Quindi mi pare che fossero queste le due domande o ho dimenticato qualcosa? Questa è la domanda. Eventualmente in un recupero del complesso, come amministrazione comunale possiamo imporre che il passaggio rimanga... Certo, certo. Bene. No, un attimo, adesso la replica dell'assessore e poi... Prego, Assessore. Errata Corrige 2016. Sì, la delibera del Consiglio. Grazie. No, ma corretto. Bene. Consigliere De Antoni, secondo e ultimo intervento. All'ingegner Curti, sempre visto che abbiamo parlato della transazione, adesso abbiamo iniziato a parlare anche della variante, comunque via Lorenzini, una volta che arriva via Lorenzini, che sarebbe via Furlani, non so, la stessa, quando arriva all'incrocio, quando arriva su all'incrocio dove ha detto il sindaco, poi continua e porta, quella strada può essere percorsa dai veicoli oggi, lì appunto, quella può essere... Quindi c'è il rischio che ci sia un passaggio di macchine Silenzio per cortesia in aula. dalla zona dell'emisfero verso, diciamo, l'ospedale, per dire. Sì. Ok, però bisognerà... Quando la prevediamo questa limitazione? Dunque, limitazione solo ai frontisti. Non appena sarà efficace la variante urbanistica. Adesso voi sapete che l'iter è adozione questa sera, sì. Dopodiché ci sono pubblicazioni, osservazioni e ritorneremo in consiglio verso fine anno con l'efficacia della variante urbanistica, quando il tratto che trasformiamo da pista ciclabile a viabilità ordinaria sarà effettivamente viabilità, allora si farà un'ordinanza di limitazione del transito ai soli frontisti, proprio per evitare quello che lei stava perché anche dicendo. Anche adesso eravamo in una situazione un po' equivoca, perché da un lato si chiamava pista ciclabile, dall'altro c'era comunque il cartello e l'ordinanza, però su questo il giudice ci sta dando torto, perché in pratica dice che diciamo, l'accesso ai fondi è intercluso. No.
è precluso dal punto di vista urbanistico, ma non dell'ordinanza comunale. Ma se torniamo a fare la stessa cosa, non è che poi ci tornano No, perché poi non sarà più indicata come pista ciclopedonale sotto il profilo urbanistico, ma è indicata come viabilità. Bene. No, guardate, scusate, che questi che qua vedete non è punto triangolo, è punto, sono i confini delle zone quelli. Sì, ho fatto un ingrandimento anch'io prima a video per capirlo. Ok, grazie ingegnere. Allora, penso che tutti abbiano fatto i 2 interventi. No, sì. Bene, lascio un attimo la parola al sindaco che l'ha richiesta. Prego, sindaco. Volevo soltanto fare un'aggiunta. La devo fare perché da molti anni noi siamo alle prese con problemi ereditati, no? Tutti, ogni amministrazione ha sempre qualcosa da mettere a posto. A ben vedere, probabilmente c'erano altri metodi, meno attenzione nel fare le cose una volta rispetto ad adesso, forse il mondo era diverso, non lo so, però da quegli anni là, a ben pensarci, abbiamo cominciato ad affrontare e in qualche caso risolto problemi, faccio qualche esempio, EcoGlobal, Victoria, quanto ci ha fatto soffrire il Victoria prima che trovasse una soluzione. La cava di Forcal sarà, forse speriamo di no, le prossime lacrime che piangeremo. Anche questa è una cosa di ultraventennale peso che ci portiamo dietro. Colpo di bacchetta magica che cancella il passato non c'è. A un certo punto bisogna anche addivenire a una qualche conclusione. Ora, i 2,83 che abbiamo visto scritti là e che mi pare che fossero stati messi anche accantonati, no? E quindi perlomeno ci pesano meno, se non altro, no? Vengono rincarati di quei 45 che non sembra essere del tutto giustificati, sono abbondantini, lo sappiamo, però mi dicono anche che a ben vedere non sono stati calcolati interessi che spalmati su tanti anni così potrebbero minimizzare la differenza tra il reale valore del terreno e questi 45. Io non so se per carattere mio mi piace dormire di notte, non sempre ci riesco comunque, ma alle volte la transazione comporta anche un piccolo sacrificio contabile. Io lascio a voi di fare il vostro ragionamento, ma con questa pratica noi andiamo a chiudere un'avvertenza che comporta anche una maggior facilità nell'approcciare il recupero della Galvani. Quindi ravvedo una serie di cose che ci inducono a non puntualizzare più di tanto e a chiudere con il passato, perlomeno per questa voce qua. Questo è quello che penso io. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco. Consigliere Gomiero, prego. Volevo rispondere un attimo al consigliere Tonon. Consigliere Tonon ha detto che dal 2009-2008 al 2016 non è stato fatto niente. No, non c'è stato nessun rapporto. No, non sto contestandolo, ho trovato un documento. Consigliere. L'ho trovato, le gli rispondo. Consigliere. No, gli rispondo. Non Consigliere. stia a arrabbiarsi, stia calmo. Lei mi ha messo in bocca un'affermazione. No, cosa è stato fatto? Come no? No, Consigliere. le sto dicendo. Oh signore, le sto... Consigliere. Ma non le ho detto. Consigliere Tonon. No, Consigliere Tonon. lei si arrabbia per niente. Cortesemente. Le sto dicendo che ho trovato... Perché lei mi ha messo in Consigliere Tonon. No, allora le ripeto la... Silenzio.
Le ripeto la domanda. Lei faccia il presidente, però Silenzio. a mettermi in bocca affermazioni che... Consigliere Tonò, stia tranquillo un attimo. Sto facendo il presidente con dei consiglieri che urlano. Quindi... Allora... 2008 al 2016 se è stato fatto qualcosa da parte del comune. Quando ho preso in mano sta pratica qua, ho guardato le mie carte nei 5 anni che sono stato in amministrazione. Le ricordo che era stato fatto un altro passaggio nel 2014. C'è un oggetto, pista ciclabile lungo il fiume Meschio, acquisizione area al patrimonio indispensabile del comune in applicazione all'articolo 42 bis in materia di espropriazione pubblica. C'era stato fatto il primo passaggio per liquidare il tutto a 124.496 euro, c'è scritto qua. Ecco. No, nel 2014 eravamo noi. Eviti botta e risposta. Faccia il consigliere Gomiero, faccia il suo ragionamento allora, senza botta e risposta. Dico che c'era questo passaggio qua in Consiglio Comunale e penso che dopo Franzato Bescancin non abbiano accettato questa liquidazione qua e abbiano ricorso un'altra volta. Quindi è stato fatto tentato di fare qualcosa nell'arco degli anni. Non ho detto cosa non è stato fatto. Le ricordo che ho trovato questo documento qua. Era passato un'altra volta in Consiglio Comunale il 30 gennaio 2014 e la controparte non l'ha accettato, ok? Non si arrabbi, le ho detto solo che c'erano dei documenti. Basta. Grazie consigliere Gomiero. Allora, ultimi 10 secondi consigliere De Antoni e dopo basta però. A fini collaborativi per trovare una soluzione io ribadisco la proposta che avevo fatto prima e che è contenuta nell'ordinanza del giudice della Corte d'Appello che dice: si rende necessario pertanto la decisione sulla domanda degli attori, acquisire la documentazione relativa all'esito del procedimento finalizzato alla variante e sentire le parti sui provvedimenti emessi o emanandi dal Comune per consentire l'accesso ai fondi oggetto di causa. Nell'occasione, quindi dell'udienza, potrà essere tentata la conciliazione tra le parti, tenuto anche conto della circostanza che nella comparsa conclusionale il Comune convenuto sia dichiarato disponibile ad acquisire i reliquati. Penso che quella sia la sede migliore per discutere di questo. Diamo pure mandato, se serve, in qualche modo non si può fare ufficialmente perché poi i privati lo vengono a sapere, ma cioè, diciamo che l'importo che il CTU ha riconosciuto è quello, poi un minimo di margine si potrà anche trovare, però non dell'importo che è stato detto oggi. Questo è. Grazie del suggerimento. Bene. Ora passiamo a questo punto alla votazione perché tutti hanno fatto il doppio giro e quindi se volete fare la dichiarazione di voto fatela pure. Consigliere Dus, cos'è una dichiarazione di voto? Sì, dichiarazione di voto. Grazie. Perfetto, grazie. Sì, io ho apprezzato il sincero discorso che ha fatto il sindaco in cui dice appunto che tutte le amministrazioni trovano, ereditano delle problematiche e tentano di risolverle, alcune sono complesse, alcune hanno delle strade lineari e altre no. Capisco benissimo cosa intende, mi ricordo bene ad esempio sul traforo i problemi che avevamo ereditato, ma andiamo oltre. La conclusione fa cadere un po' il palco, nel senso che i soldi qui, per fortuna o per sfortuna, non sono nostri, sono di tutta la comunità vittoriese. Quindi quei 45.000 euro che stanno ballando e di cui si sta discutendo da 40 minuti in quest'aula non sono una banalità, sono soldi di tutti i cittadini e come ci ricordano sempre i consiglieri e gli assessori, i soldi mancano sempre e la proposta che fa il consigliere De Antoni mi sembra una proposta tutto sommato condivisibile, quella di tentare ancora di andare avanti su un certo tipo di strada e non cedere invece a questo che dal mio punto di vista è una proposta non ragionevole. Quindi la nostra votazione sarà contraria. Grazie. Consigliere Baliana. Sì, grazie. Dico solo che dal mio punto di vista il progetto originario della pista ciclabile aveva una sua valenza e secondo me i tecnici di allora avevano fatto un buon lavoro
Spiace anche per tutte le cose che ho detto prima, per quanto riguarda l'intersezione dalla zona dell'emisfero di Via Galvani alla pista ciclabile, quindi aveva una sua funzionalità la cosa. Spiace vedere adesso che con questa variante andiamo in qualche modo a danneggiare, dal mio punto di vista, la pista ciclabile nella sua interezza, proprio perché facciamo una strada carrabile. E spiace anche che a questo punto, su un'opera pubblica così importante, tutti i cittadini che sono stati espropriati hanno in qualche maniera accettato, tranne appunto questi cittadini, questi proprietari di terreno che hanno fatto la loro parte, la loro causa è legittima in quanto proprietari di terreno, però voglio dire, da un punto di vista politico e urbanistico, secondo me pesa molto di più l'aspetto della pista ciclabile e anch'io come consigliere DUS avrei tentato di continuare la causa proprio per questa valenza che ha questa opera. E quindi il voto sarà contrario. Grazie consigliere Balliana. Altre dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo al voto. Bene, passiamo al voto. De Antoni, prego. Quindi io dichiaro il mio voto contrario, sia per il fatto che non è stata accettata la mia proposta di definire la cosa in sede conciliativa, ma anche perché, ho rivisto adesso, la Convenzione contiene un altro aspetto che è contenuto all'articolo 6, il penultimo comma, quando dice che le parti convengono comunque l'obbligo del Comune di corrispondere ai signori Brescancini e Franzato un indennizzo in misura pari all'importo di cui al precedente articolo 1, nel caso in cui l'ente provveda in futuro a modificare le previsioni urbanistiche di traffico quali concordate nel presente Convenzione, salvo che le modifiche eventualmente introdotte garantiscono condizioni di accessibilità carrabile alla proprietà Brescancini e Franzato equivalenti a quelle pattuite. Cioè, se ho capito bene, sono altri 330.000 euro che si devono dare qualora nel futuro il Comune cambi la previsione che c'è adesso. Quel passaggio che ha consigliato l'ingegnere di dire così, che facciamo la pista, accettiamo che sia una strada e poi interdiamo il passaggio ai non frontisti, secondo me è un primo rischio che corriamo nel fatto che potrebbero ritenere che andiamo contro la previsione che loro avevano chiesto. Però c'è anche quell'aspetto. Mi spiace di non averlo ricordato prima. La ringrazio, consigliere De Antoni. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora. Solo Prego. un chiarimento tecnico. Le dichiarazioni di voto possono farle solo il capigruppo o ognuno del gruppo? Quindi ognuno può fare la dichiarazione di voto? Se lo fa per il suo capogruppo, lo faccia... o uno come capogruppo o ognuno? Se lo fa... Ok, quindi voi avete fatto la stessa dichiarazione? È un altro gruppo, Ah, è un ok, altro questo, gruppo, ok. è un altro gruppo. Grazie. Prego. Passiamo alla votazione. Allora, è stata redata la... Va bene. Data per assodata la correzione segnalata dal consigliere Tonon, passiamo alla votazione, scusate, passiamo alla votazione della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? 6. Astenuti? 0. La delibera è approvata con favorevoli 16, contrari 6, astenuti 0. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Consiglieri, si sta votando? Perfetto. Contrari? 6 e astenuti 0, quindi la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo, direi a questo punto, all'ultima, perché siamo alle 11.
che è la delibera strettamente collegata all'eliminazione, la delibera di eliminazione tratto di pista ciclabile di collegamento tra via Galvani, via Lazzarini e realizzazione tratto di pista ciclabile a nord di via Lazzarini, convertita a viabilità veicolare carraia, adozione variante urbanistica. Direi che la parte di discussione l'abbiamo già smarcata ampiamente, ok? Quindi io passerei alla votazione. Va bene, avanti. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Ok, prego. Solo un piccolo punto su questo tema, cioè ha ragione che è già stata dibattuta la variante, però non è stato detto che la variante di cui parliamo è la numero 63 del 2019, per la quale è già stato notificato l'avvio del procedimento in data 23 ottobre 2019. Mi chiedo sulla base di quali considerazioni abbiamo avviato questa procedura, visto che l'ordinanza della Corte di Appello del 13 luglio scorso in quella ordinanza si diceva che il Comune insisteva sul fatto che i terreni di proprietà dei due famosi fossero interclusi all'accesso. Allora che noi siamo andati dal giudice in Corte d'Appello a dire, lo abbiamo detto, che i fondi non erano interclusi, però facciamo una variante ancora prima di andare al giudizio in cui avviamo una pratica urbanistica per modificare questo stato e quindi di fatto per riconoscere che i fondi erano interclusi. A me sembra che ci siamo dati la zappa sui piedi, scusate. Non riesco a capire. Se mi spiegate. Bene. Altri interventi? Consigliere Dus, prego. Sì, mi riferisco all'articolo uscito sulla tribuna del 18/10/2020 in cui praticamente si dice che una importante ditta del nostro territorio, la ditta Dottor, è fallita anche a causa di un mancato intervento che è stato realizzato sull'ex Galvani e è fallita per il mancato intervento anche a causa di questa variante qua. Allora, siccome poi le notizie dei giornali sono sempre un po', cioè sappiamo come dobbiamo prenderle, chiederei al sindaco, visto che è stato intervistato dal giornalista in questo caso, di precisare, perché quando io in commissione avevo chiesto al presidente Gommiero, ma questa vicenda qui ha anche dei risvolti futuri di espansioni eventuali, urbanistiche, eccetera. Assolutamente no, quell'area là non si costruisce nulla, non si fa nulla, eccetera. Si recupera, questo qui, quindi un risvolto, questa strada che adesso verrà istituita come strada ce l'ha, o quantomeno ce l'aveva fino a prima del fallimento. Non credo che, mi pare difficile che questa nostra variante possa causare un fallimento di una ditta così importante, però chiederei appunto al sindaco di chiarire questa vicenda, anche perché quella è un'area effettivamente molto importante dal punto di vista urbanistico che andrebbe senz'altro recuperata. Se ci sono delle opportunità, e credo se ne può parlare, è giusto che magari tutta la città ne sappia, magari anche con chiarezza e dettaglio. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. No, volevo solo rifarmi all'ultimo intervento che ha fatto prima il consigliere De Antoni. Dottoressa Curti, qualora si ravvisasse l'idea di ripristinare o in qualche maniera rivedere il percorso della pista ciclabile in uscita, voglio dire, ci sarebbe la possibilità o no? Eventualmente anche andando a ridosso poi della strada carrabile, vabbè, l'ha avuto là, però voglio dire, c'è la possibilità eventualmente un domani di riprendere questo discorso? Bene,
Grazie, annotate le richieste che vediamo di smarcarle tutte poi in un intervento. Altre richieste, altri interventi? Consigliere Gomiero. Non mi riferivo a alla variante che stiamo attuando adesso, ma mi riferivo a un consiglio comunale di circa 6 anni fa dove era passata un progetto per un centro di recupero di Alzheimer del Galvani, che non c'entrava niente con l'APA, che c'era ancora il ricorso pendente e non andava a affiancare quella roba lì. C'era stata la richiesta di poter fare il parcheggio oltre il Meschio, oltre la pista ciclabile. La consigliera Costantini si era battuta tanto per un pezzo di terra che è abbandonato al limite destro dell'angolo delle Occhette. Dopo si era trovato la soluzione di fare il parcheggio a nord, per dire dove c'erano gli asfalti Sintex, rilevavano quell'area lì e si faceva un ponte lì per saltare quel passaggio lì. Quindi non c'entra niente, io te l'ho detto riferendomi a quel progetto passato 6 anni fa in Consiglio Comunale di recupero dell'area Cini, no Cini più che Galvani, c'era la villa interna che è tutta crollata. Questa roba qui non c'entrava niente perché c'era ancora il processo pendente. Grazie consigliere. Sì, prego Sindaco. Il consigliere Dus ha toccato un tasto alquanto doloroso, infatti abbiamo saputo del fallimento della ditta Dottor. Proprio domenica in Cina avevano fatto l'inaugurazione, presente il progettista Renzo Piano, presente l'ambasciatore italiano, di una roba da 80 milioni di euro eseguita ancora una volta in modo magistrale da questa impresa Dottor, la quale anni fa aveva avuto delle difficoltà, ma contava con alcuni interventi molto importanti di potersi anche rimettere in carreggiata dal punto di vista finanziario. Aveva completato questo in Cina, stava per compensarne un altro non grande così, ma circa la metà in Messico e fra le altre cose, visto che la proprietà sua, era riuscito a trovare anche dei finanziatori per recuperare questa cosa nostra vittoriese. È chiaro che ogni facilitazione che si fa su quella roba, diciamo così, non proprio ben conservata attualmente, no? Per far coraggio ai investitori di fare qualcosa, ogni cosa che facilita in questo senso, lo dicevo prima, potrebbe portare più fortuna, ecco, a quella zona là. È chiaro che non è direttamente collegabile al fallimento, la nostra piccola cosa qua, però diciamo tutto aiuta. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi. Allora, consigliere Tonon, prego. Sì, giusto per la storia, credo fosse il 2017, però non mi ricordo esattamente l'anno, quell'area citata appena adesso dal sindaco era stata presa in considerazione proprio su input della Dottor, portando effettivamente i parcheggi, perché la storia a volte si ripete, nell'area citata prima dal consigliere Gomiero. C'era stato fatto un accordo con i proprietari, due società proprietarie dell'area nord dell'Asfalti Sintex, ovviamente con sovrintendenza regione, perché sappiamo che è tutto vincolato, per poter dare avvio, diciamo almeno sistemare per quanto competeva al comune la documentazione necessaria perché l'impresa potesse dare avvio al ripristino, modifica totale di fatto comunque ai lavori di quell'insediamento dell'ex vecchia e ormai ahimè più caduta che cadente Villa Zaira. Speriamo che arrivi qualcun altro. Grazie consigliere. Deve rispondere l'ingegner Curti, prego.
Allora, riallacciandomi all'ultima domanda, l'atto transattivo che è stato approvato con la precedente delibera prevede effettivamente che se il Comune poi dovesse fare una variante che va in contrasto con quanto previsto dall'atto stesso e quindi con la possibilità di avere questa accessibilità all'otto, il Comune deve riconoscere un indennizzo pari ai 330.000 euro, tanto per dire il numero preciso. Ciò non significa che, cioè questo non è scritto sulla roccia come i 10 comandamenti. Ovviamente, allora, in primo luogo, come dicevo prima, comunque è una viabilità pubblica e quindi percorribile dalle biciclette in sicurezza, in quanto ci sarà il divieto comunque, come c'è tuttora, di accesso ai non residenti per quanto riguarda la viabilità veicolare. In secondo luogo, un eventuale sviluppo e riordino di quest'area futuro deve passare attraverso un accordo pubblico-privato, quindi è chiaro che non andiamo d'imperio fra un anno a fare una variante per mettere lì sopra una pista ciclabile, ma oggi non possiamo pensare che non ci sarà poi un accordo in un intervento di recupero della zona e quindi sì, in quel senso se ci sarà un accordo ovviamente supera le previsioni di quello che si va a sottoscrivere oggi, perché sarà successivo. Invece per quanto riguarda la domanda sul perché nel 2019 abbiamo avviato un procedimento, allora forse non sono la persona più adatta per rispondere, ma le colleghe purtroppo non ci sono più. Dopo magari mi aiuterà l'assessore, ma già alla fine del 2019 l'idea era comunque di arrivare davanti al giudice, pur convinti che quello non fosse un lotto intercluso proprio perché ai proprietari era stata data l'autorizzazione di accesso, di dimostrare comunque la buona volontà dell'amministrazione di andare incontro al privato facendo questa variante che avrebbe garantito la libera accessibilità al lotto, tant'è che nell'udienza di luglio credo che si sia andato proprio con questo discorso dal giudice dicendo noi abbiamo già avviato la variante. Poi sapete tutti che alla fine dell'anno scorso la collega che mi ha preceduto ha cambiato comune, io sono arrivata, poi ci siamo un po' fermati tutti per un po' di mesi di isolamento, adesso abbiamo ripreso questi lavori e procediamo con una variante il cui avvio del procedimento effettivamente risale alla fine del 2019. Se ho detto delle inesattezze, magari l'assessore che c'era può completare, perché io ho letto in parte, questa è una storia, come avete detto, molto corposa e ho cercato di ricostruirla anch'io per capire di cosa stavo parlando, ma non è così semplice ricostruire tutti i passaggi, soprattutto le intenzioni. Ecco. Grazie ingegnere. Se non ci sono altri interventi, io la porrei in votazione. Allora, pongo in votazione la delibera. Favorevoli? 10. Contrari? 6. E astenuti? 0. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 6, astenuti 0. Poniamo in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrari? Potete alzare le mani, grazie. 3, 6. Astenuti 0, la delibera è immediatamente eseguibile. Bene, considerando che la convocazione del Consiglio prevedeva il termine della seduta al massimo alle 23, con prosecuzione del Consiglio il giorno successivo alle ore 19, visto che abbiamo smarcato 8 punti su 14, ne rimangono ancora 6 per domani sera, e vista l'importanza anche dei prossimi punti, direi che la seduta per questa sera è chiusa e ci rivediamo domani alle ore 19. Grazie, buonanotte. No, capigruppo. No.